Questo che vedi alle mie spalle è uno dei grandi patriarchi d'Italia, un insieme di 3.651 alberi monumentali che il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali elenca sul suo sito. Sono alberi maestosi. Questo è un tiglio con una circonferenza del tronco di 541 cm, cioè 5,5 metri, ed alto 32 metri. È qui da secoli a offrire riparo agli abitanti di questo borgo. Sono dei testimoni della storia d'Italia, perché sono organismi viventi ultracentenari. Ti metto qui in descrizione il link alla mappa con tutti i patriarchi verdi d'Italia, così magari ne trovi qualcuno vicino a casa tua e te li vai a vedere. Ci sono tigli, querce, cerri, pini. È una Tilia vulgaris, ovvero un tiglio intermedio, ovvero un albero realizzato da foglie, un tronco, delle radici, una corteccia, dei rami. Tutte queste parti, sebbene se prese separatamente tra di loro abbiano una specifica funzione, quando però vengono messe insieme generano un intero, un totale che è maggiore della somma delle parti prese singolarmente. Il totale tiene in conto di quelle che sono delle relazioni sinergiche e funzionali che si vengono a creare quando queste parti separate vengono messe insieme a formare un intero, che ha un'identità diversa rispetto a ciascuna delle sue parti. Si dice che quest'albero è un sistema olistico, proprio per questo motivo. Il Galaxy Z Fold 2 non ha la bellezza e la complessità di questo albero, ma è allo stesso modo un sistema olistico. Samsung lo definisce uno smartphone capace di diventare un tablet. In realtà non è un granché come smartphone, è più pesante, ha un rapporto d'aspetto strano, 25 noni, molto allungato, e non è un granché nemmeno come tablet, perché ha una piega in mezzo al display ben visibile. Anche come tablet ha un rapporto d'aspetto strano, particolarmente quadrato, però quando messe insieme queste due funzioni in un unico dispositivo, insieme alle altre caratteristiche che lo determinano, si genera qualcosa che è funzionalmente superiore rispetto alla somma delle sue parti. Anche il Galaxy Z Fold 2 deve essere visto così, come un dispositivo olistico. In questa recensione lo andiamo a vedere più nel dettaglio. Cominciamo dall'unboxing. Dunque, in confezione il Galaxy Z Fold 2 e un po' di accessori, cominciando da una guida di riferimento rapido in italiano, prodotto SM F916B. Le precauzioni di sicurezza: Samsung ha dedicato un intero opuscolo ad un utilizzo sicuro del dispositivo, anche in termini di cercare di non danneggiarlo.
Qui, incluso con il Galaxy, c'è un servizio Premier, Galaxy Z, così l'ha definito Samsung. In che cosa consiste? Oltre all'assistenza dedicata 7 giorni su 7, il dispositivo è coperto da una polizza assicurativa per un anno. Che cosa copre questa polizza? Sicuramente non scolorimenti, graffi o danni semplicemente estetici, ma eventuali danni funzionali che siano provocati però non da una negligenza nell'uso del dispositivo da parte dell'utente. Quindi c'è l'assicurazione di un anno, che qui Samsung dice pure con chi l'ha stipulata, però bisogna fare attenzione a come lo utilizzi e sicuramente non copri piccoli difetti estetici. Poi l'alimentatore Super Fast Charge da 25 watt è PTA 800, cavetto Type-C, Type-C gommato ottimo Samsung da 1 metro, gommini sostitutivi per le ottime cuffie auricolari AKG in-ear, quelle con il cavo in fibra di nylon e attacco Type-C, cuffie sono cuffie digitali con telecomando a filo. Da questa schermata iniziale di avviso Samsung all'accensione del dispositivo si capisce subito quali sono le criticità del Galaxy Z Fold 2. 3 dei 5 avvisi riguardano il display: attenzione a non rimuovere la pellicola, a non lasciare degli oggetti all'interno quando chiudi e a non premere troppo sul display. Altri 2 warning invece riguardano la cerniera. Il dispositivo non è impermeabile, non è a prova di polvere e in particolare rispetto ad altri smartphone presenta un campo magnetico più forte all'esterno per via dei magneti all'interno della cerniera, quindi attenzione a carte di credito con bagne magnetiche. Il Galaxy Z Fold 2 rappresenta il secondo, il terzo o il quarto tentativo Samsung di realizzare un buon dispositivo pieghevole. A seconda se andiamo a considerare anche il primissimo device che è uscito sul mercato e che è stato da un punto di vista tecnico un disastro, perché praticamente i display si rompevano quasi da soli, semplicemente andando anche a togliere la protezione in plastica superficiale. O se vogliamo considerare poi l'esperienza con il Z Flip, che è però concettualmente diverso, perché mentre con il Galaxy Z Flip Samsung cerca di realizzare uno smartphone di dimensioni classiche che però si richiude, si piega e quindi diventa più compatto, qui il paradigma è completamente diverso, perché l'idea è quella, appunto, come ti dicevo nell'introduzione, di realizzare uno smartphone che aprendosi ti offre un display molto più grande, quindi più immersivo, con il quale puoi andare ad interagire. Questo è lo Z Fold 2. Quali sono le sfide proprio da un punto di vista tecnico ingegneristico che un dispositivo del genere propone? Innanzitutto, se è pieghevole, ovviamente è realizzato da 2 parti che sono tra di loro unite da, in questo caso, una cerniera. Poi il display, a meno che non vuoi fare un display discontinuo, quindi realizzato praticamente da 2 parti separate, quindi con un gap, un solco in mezzo, devi realizzare qualcosa, un rivestimento che si piega, cioè che è capace di sopportare un certo raggio di curvatura. E in questo caso, quando il Galaxy Z Fold 2 si chiude, va a formare qui un angolo di curvatura di 1.4 R, che è il più piccolo oggi presente su un dispositivo pieghevole. E questo materiale che vai a mettere sul display nel momento in cui tu lo vai a piegare è soggetto a uno stress, perché la parte più esterna della curvatura è soggetta praticamente, la parte esterna quindi della curvatura è soggetta a trazione, la parte interna è soggetta invece a uno stress di compressione. Combinando
questi due stress sia lo stress da piegamento, che su un device che tu trasporti e che apri, chiudi decine se non centinaia di volte ogni giorno, tutti i giorni, rappresenta una bella sfida, soprattutto se poi, come in questo caso, il materiale scelto per la realizzazione di base del display è vetro, o meglio l'Ultra Thin Glass, che Samsung ha brevettato qualche anno fa, e che è un tipo, è vetro, ma realizzato in un certo modo. Lo approfondiamo nel corso di questa recensione. E il vetro, si sa, non si piega molto volentieri, e soprattutto è un materiale che è fragile, quindi si può rompere. Ha dei vantaggi sicuramente rispetto alla plastica, ma per esempio come la durezza e il livello, il grado di trasparenza rispetto alla luce, ma non sicuramente la resistenza diciamo, a questi stress di piegamenti continui. Un'altra bella sfida la pone sicuramente la cerniera, perché come dovrebbe essere realizzata una cerniera fatta bene per un dispositivo top come questo? Innanzitutto dovrebbe essere resistente, quindi apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, dovrebbe durare a lungo, non dovrebbe essere né troppo spessa né troppo pesante, e già qui sullo Z Fold della cerniera è il punto in cui c'è il massimo spessore del dispositivo da chiuso. E poi, poiché questo è un device che trasporti in borsa, in un borsello, in tasca, è chiaro che dovrebbe essere resistente alla polvere, perché un dispositivo come questo che si piega, sicuramente rispetto a un device che non ha questa articolazione, chiaramente prevede delle zone in cui c'è comunicazione tra l'interno della cerniera e l'esterno, perché se fosse un solo pezzo unito non sarebbe un pieghevole, naturalmente. E qui ci sono dei punti in particolare, due grosse sezioni, due grosse linee da sopra a sotto ai lati della cerniera, in cui il dispositivo è aperto, e da lì hai voglia ad entrare polvere, particelle, eventualmente sabbia se lo porti al mare, e col tempo questi si potrebbero andare ad accumulare all'interno del meccanismo, producendo dei rumori strani, cominciando a farlo funzionare male, o eventualmente a romperlo, a non farlo più funzionare come funziona adesso, in cui la cerniera, che è una cerniera a scomparsa, guarda, quando io apro si nasconde completamente nel dispositivo, è fatta mediante un ingegnoso sistema a camme, in modo tale che il dispositivo riesce a mantenersi da solo aperto, e anche in modo abbastanza stabile, vedi? Quindi andiamo a vedere cosa si è inventato Samsung e come fa questa cerniera a funzionare esattamente in questo modo. Realizzare un buon pieghevole è una bella sfida. Samsung ci sta provando, ha realizzato secondo me qui un prodotto che rispetto allo Z Fold 0/1 è sicuramente molto più interessante da diversi punti di vista, e soprattutto si trova su un livello qualitativo molto più alto. Andiamo a vedere prima tutte, e dico tutte, le specifiche tecniche, quindi i display, come è realizzato, il tipo di memorie che ci sono dentro, e poi procederemo un passo alla volta a cercare di capire, per esempio, come fa il vetro così a piegarsi. Peso e dimensioni. Z Fold 2 ha un peso di 280 grammi, che è di più rispetto a ogni altro smartphone. Considera però che l'iPhone 11 Pro ha un peso di circa 190 grammi e l'S20 Ultra un peso di 200 grammi. Considera inoltre che
Un iPad mini 2019 pesa all'incirca 300 grammi la versione Wi-Fi e 310 grammi la versione LTE. Quindi è difficile fare un paragone sia con uno smartphone, perché sembrerebbe addirittura essere da un punto di vista di peso più vantaggioso, perché qui hai la possibilità di aprirlo e quindi è come se diventasse il doppio rispetto alla superficie di uno smartphone classico, sia rispetto ad un tablet, perché comunque risulta mediamente più leggero di un tablet comunque sui 7 pollici. E per quanto riguarda le dimensioni, invece, bisogna distinguere tra chiuso, in questo caso siamo a 68 mm, 159,2 mm, mentre lo spessore varia. In prossimità della cerniera abbiamo uno spessore di 16,8 mm, mentre in prossimità della chiusura frontale di 13,8 mm. Quando vado ad aprirlo, le dimensioni naturalmente cambiano anche per quanto riguarda lo spessore soprattutto, e ci sono due misure di spessore, perché adesso ti faccio vedere come è stato realizzato diciamo il display, il perimetro rispetto pure ad uno smartphone tradizionale. C'è una differenza sostanziale. Perché? Perché in questo caso qui innanzitutto abbiamo delle dimensioni quasi di un design quadrato, ma quadrato non lo è, quindi 128.2 e 159.2. Lo spessore invece a livello della cornice, quindi in questo punto qui, è di 6,9 mm, mentre a livello di display è di 6 mm, perché guarda, la cornice in questo caso ha quasi uno spessore di 1 mm, ovviamente lo senti toccandolo, si vede anche. Samsung ha avuto la necessità di proteggere il display di questo dispositivo andando a creare tutto intorno uno spessore extra sul perimetro di quasi 1 mm, che non è poco, e la differenza realizzativa con uno smartphone standard è evidente, perché per esempio qui, ma anche sull'iPhone, non ci sono cornici che sporgono, il display arriva alla curvatura, poi piega, mentre qui no, il display interno si va a nascondere e resta protetto, quindi il perimetro del display, all'interno di questa cornice che sporge. Cornice che poi ha anche il compito, quando vado a chiudere, di non far toccare, strusciare tra di loro i due display. E inoltre ci sono due dentini sulla parte destra del device, uno sopra e uno sotto, posti proprio sulla cornice. Provo a farteli vedere. Uno è questo dentino qua, lo vedi? Un altro è questo dentino qui, che sono realizzati in metallo e che hanno il compito, quando chiudi, di ecco, essere il primo punto di contatto tra le due cornici, esattamente in prossimità di questo dentino qui e quest'altro dentino qui. Sono i punti in cui le due parti di dispositivo si chiudono e toccano tra di loro. Quindi una realizzazione che già dal modo in cui è stata realizzata la cornice tiene conto appunto di una maggiore fragilità del display interno. I materiali sono essenzialmente premium: metallo, alluminio nel frame, vetro. Abbiamo sul display frontale uno degli ultimi Gorilla Glass, il Gorilla Glass Victus, quindi che è resistente anche a cadute di 2 metri, è stato realizzato da Gorilla Glass appunto per fornire una protezione anche dalle cadute. E qui esce già con una pellicolina che puoi però andare a rimuovere senza nessun problema. Metallo anche per quanto riguarda la parte esterna della cerniera a scomparsa. Elementi in plastica ci sono? Sì, per esempio questi due elementi qui che vanno a chiudere il gap tra la cerniera e il display frontale.
Anche la cornice è realizzata in metallo, il display frontale è essenzialmente plastico ricoperto da uno strato di ultra thin glass. Questo poi nel dettaglio lo vediamo a parte, ed è protetto da una pellicola PET che non devi andare a rimuovere, nel senso che potresti farlo, ma per come è realizzato il display, per le caratteristiche proprio tecniche del vetro utilizzato, se lo fai aumenti le possibilità che poi si possa andare a danneggiare il dispositivo, il display. Per quanto riguarda invece come sono disposti le aperture dei pulsanti, da aperto abbiamo sotto la Type-C, microfono, speaker. Dall'altro lato in alto abbiamo secondo microfono, speaker qui sulla sinistra. Sulla parte destra bilanciere del volume, tasto home che puoi andare a premerlo e include anche un sensore di impronte, quindi di tipo praticamente capacitivo. E da quest'altro lato invece c'è la tri-slot per la nano SIM. È un device che supporta una nano SIM ma anche una eSIM ed è realizzato in plastica, nemmeno di grandissima qualità a dire il vero, ok, con la testolina qui in metallo. I display, abbiamo un display sulla parte frontale che è da 6.2 pollici HD Plus ed è un Super AMOLED, ha un rapporto d'aspetto di 25 noni, risoluzione 2260 x 816, 386 pixel per pollice, mentre la parte interna molto più grande è un 7,6 pollici, in realtà poiché sono arrotondati gli angoli diventa 7.5 QXGA Dynamic AMOLED e ha un rapporto d'aspetto di 22.5 diciottesimi, quindi non è un quadrato, anche se guardandolo sembrerebbe, ma un rettangolo poco allungato. Risoluzione 2208 x 1738 e 373 pixel per pollice. Entrambi i display, sia l'esterno che l'interno, sono realizzati secondo la logica costruttiva di Infinity O, cioè le due fotocamere frontali sono piccole, rotonde, poste al centro della parte superiore del display, quindi resta ancora un po' di display sopra e questa è la differenza con l'Infinity U a goccia. Okay? In questo caso sta tentando di riconoscere il mio volto. Naturalmente da un punto di vista di sicurezza qui abbiamo tutto, quindi il riconoscimento mediante parametri biometrici, viso, impronta, abbiamo la possibilità di sbloccarlo con PIN, password e segno. Le camere sono 5, quindi 2 frontali sul cover display, sul display interno e 3 posteriori. Per quanto riguarda le camere frontali, sono realizzate con lo stesso modulo, aventi le stesse caratteristiche, cioè 10 megapixel, apertura 2.2, dimensione di pixel 1.22 micrometri e angolo di vista di 80 gradi, quindi sia questa sulla cover che quella interna, e poi sono perfettamente allineate, cioè quando io apro ritrovo immediatamente nella stessa posizione la camera avente le stesse caratteristiche di quella di prima. Questa non deve essere una scelta qualcosa di casuale, ma una scelta ben precisa di Samsung. Perché? Perché mettere la camera qui internamente al display non è, secondo me, la scelta più ottimale quando vai a vedere video. Perché, per esempio, se io vado, ecco, a riprodurre questo video, guarda, in questo momento la camera non mi dà fastidio perché è posta in una delle due grosse bande nere che si vanno a
a formare, ma solo perché in questo momento io ho rimpicciolito il video, perché in realtà se lo voglio vedere più grande e voglio sfruttare la massima superficie del display lo devo mettere così. In questo caso questa camera qui sì che mi dà fastidio, perché vedi va a coprire una parte anche importante in quella zona di video. Quindi averla spostata in un angolino qui in alto avrebbe significato avere una camera che in nessuna delle due modalità di visualizzazione mi dava fastidio. Allora, ecco, questo è un piccolo dettaglio proprio di design che fa capire che Samsung in questo caso sta dando priorità nella realizzazione di questo dispositivo a chi in qualche modo lo utilizza per lavorare. Perché? Perché nel momento in cui ho questa camera qui frontale, utilizzando una funzione dello Z Fold 2 che è l'app Continuity, e sto facendo una videochiamata, vado ad aprire il dispositivo per avere una superficie più ampia e poter interagire, io ho la camera con le stesse caratteristiche posta nella stessa dimensione, non devo andare a cambiare in qualche modo posizione del display o posizione degli occhi. Potrebbe essere questa un'interpretazione. Io sinceramente l'avrei preferita qui in un angolino, cioè in un punto in cui non dava fastidio, soprattutto per i film, perché poi comunque per i giochi nella maggior parte dei casi si utilizza l'intero display, quindi un design del genere dove metti la camera alla fine un po' fastidio lo dà, a meno che non è una camera sotto il display. Ok, quindi questo per quanto riguarda le camere frontali. Per quanto riguarda invece le camere posteriori, sono tutte e tre da 12 megapixel. Abbiamo una ultra wide superiore, vedi quella a fianco al flash, con apertura 2.2 pixel da 1.12 micrometri e angolo di vista di 123 gradi, una 12, questa è la principale, sempre wide, super speed dual pixel con autofocus, stabilizzazione ottica e apertura 1.8, pixel di dimensione 1.8 micrometri e angolo di vista 83 gradi. E poi abbiamo questa qui in basso che è una camera tele con apertura 2.4, anche qui abbiamo stabilizzazione ottica, dimensione di pixel di 1 micrometro e angolo di vista 45 gradi. La camera tele ha uno zoom che va da 0.5x a 2x ottico, quindi non è proprio tantissimo, e un zoom digitale di 10x. Supporta la tecnologia tracking autofocus e HDR10 Plus. Le camere sono tra di loro allineate a formare un gruppo ottico rettangolare dietro e c'è naturalmente un spessore che è di oltre 2 mm qui posteriormente. Processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus, quindi ad oggi il più performante disponibile, memoria da 12 GB RAM, memoria interna ROM di memorizzazione 256 GB, non espandibile con micro USB, ma la buona notizia è che la memoria è di tipo UFS 3.1. A livello prestazionale sono davvero le più veloci e sono state presentate da Samsung qualche mese fa, insomma, tra marzo ed aprile. Anche la velocità naturalmente delle memorie concorre a generare un'esperienza utente votata alla massima fluidità, perché sia quando installi app sia quando registri per esempio video in 4K, e lo vediamo quando parliamo delle fotocamere, è sempre fluidissimo il funzionamento del dispositivo. Un dispositivo che nasce con un'idea di multitasking e quindi non poteva essere oggi equipaggiato diversamente.
Per quanto riguarda altre caratteristiche sempre specifiche tecniche, ne sono tantissime per un dispositivo del genere, io però mi sono preso qualche appunto. Naturalmente il display esterno ha una frequenza di refresh massima di 60 Hz, mentre quello interno di 120 Hz massima, ma è un refresh rate adattativo, quindi qui il problema fondamentale è fare in modo che su un dispositivo del genere la batteria duri, anzi le due batterie, perché delle 4500 mAh di capacità dichiarate della batteria, queste sono divise in due, quindi abbiamo due batterie che sommate danno 4500 mAh. Perché Samsung ha inserito due batterie invece di uno? Molto probabilmente per un motivo di spessore, per rendere tutto più sottile. Ne ha messe una a destra e una a sinistra. Questa batteria deve essere gestita bene, infatti vedremo che una delle impostazioni fondamentali di questo dispositivo sta appunto nel tipo di utilizzo della batteria. E il fatto che un display così grande abbia un refresh rate dinamico, cioè che può essere dal software, dall'intelligenza artificiale integrata, ridotto a 11 Hz e aumentato fino a 120 Hz a seconda della necessità, ovvero dei contenuti che stai visualizzando sul display stesso, concorre ad aumentare i tempi di durata della batteria, che sono molto buoni. Ne parliamo dopo per quanto riguarda la batteria. Vediamo invece adesso qualche altra specifica interessante. I display, mi veniva chiesto l'altro giorno nei commenti quanto sono luminosi. Il Galaxy Fold aveva un picco in nits per il display principale di 800, qui è stato aumentato a 900 nits di picco, in media 450 nits il display principale. Per quanto riguarda la ricarica, supporta Type-C, che è una USB 3.1, è una ricarica rapida sì, ma a 25 watt, non supporta la ricarica rapida a 45 watt, come d'altronde non la supportava il Note 20 Ultra. Il 45 watt è un retaggio invece della tecnologia del Note 10 Plus. Ricarica wireless sì, ma non a 15 watt. Non supporta la Samsung Wireless Fast Charge 2.0, ma solo la ricarica wireless rapida normale a 11 watt. In realtà, andando ad utilizzare un tappetino da 10 watt, si carica comunque, o almeno dice di caricarsi comunque rapidamente. Supporta la funzione wireless power share, quindi puoi attivare qui dietro al dispositivo un tappetino wireless dalla parte però delle camere, e puoi mettere in carica, che ne so, le Samsung Galaxy Buds Live o altri dispositivi wireless, eventualmente anche un altro smartphone se vuoi. È estremamente luminoso, qui siamo in piena luce anche forte, si vede perfettamente anche all'aperto, non soffre di nessun tipo di problema anche legati ad eventuali angoli. È un display però dove è chiaramente visibile all'interno, in mezzo, una piega, e questa la vediamo da vicino fra poco. Altre caratteristiche interessanti, ce ne sono tante, per esempio supporta l'accesso a reti private virtuali, l'accesso diretto a Ethernet tramite un semplice adattatore. Questo qui è la versione 5G, esce dalla confezione con Android 10 e One UI 2.5, quindi con i vantaggi in termini anche di connettività sia al grande schermo, per quanto riguarda la produttività dell'interfaccia DeX, per quanto riguarda anche il collegamento a Windows che puoi eseguire con l'app, e quindi collega lo smartphone a Windows 10 e puoi facilmente trasferire file o utilizzare le app dal dispositivo, diciamo sul tuo dispositivo direttamente da Windows, per esempio per la scrittura comoda con la tua tastiera
o utilizzando il tuo mouse. Altre caratteristiche interessanti: hai la possibilità di andare a utilizzare, come ti dicevo, una eSIM e di avere due suonerie diverse, uno per la SIM e uno per la eSIM. Pagamenti tramite Samsung Pay, ovviamente è un dispositivo NFC, c'ha tutti i tipi di sensori che ti puoi immaginare, il sensore luce di prossimità, giroscopio, sensore geomagnetico, effetto Hall, eccetera, cioè praticamente tutto, barometro, c'è anche il barometro, e naturalmente supporta l'audio Dolby Atmos, e questo è molto interessante, c'ha degli speaker davvero che suonano molto molto bene. Andiamo a fare un test. Per quanto riguarda il supporto all'audio, supporta nativamente file, FLAC, OTA ed APE, se questo ti interessa. Per quanto riguarda i video, riproduci senza nessuna difficoltà anche gli MKV, gli FLM. Inoltre, poiché abbiamo detto che questa porta qui sotto è una USB 3.1, è presente la porta DisplayPort con semplice collegamento ed è a 4K Ultra HD, dunque a 60 frame per secondo. Questa è una gran bella cosa per il collegamento, per esempio, cablato ad una TV di grande dimensione, se intendi utilizzarlo come console di gioco, perché comunque sì, 120 Hz ci siamo, ma se vuoi poi vedere i giochi su una TV ti interessa sapere anche a che risoluzione, a che frequenza riesce a trasmettere questa porta in uscita. E qui abbiamo 4K 60 frame per secondo. Per la sicurezza ci sono un po' tutte le caratteristiche che si possono desiderare, in più essendo un prodotto Samsung può essere protetto da NOx. Queste sono di massima le specifiche tecniche. Andiamo a vedere più da vicino quali sono le modalità d'uso di questo genere di dispositivo e più da vicino il display principale. Parliamo un attimo, e consentimi qualche riflessione anche personale se vuoi, sulla piega in mezzo al display principale, che si vede, guarda, qui è chiaramente visibile. Se accendo il display sembra sparire perché tu guardi attraverso la camera, ma io continuo a vederla. Ci sono sicuramente degli angoli in cui si vede di più, altri in cui si vede di meno. Se ti metti frontalmente così non riesci più a vederla quando il display è molto luminoso, ma la senti sempre, quindi sotto ai polpastrelli la senti, è qualcosa di spiacevole, è come se il display fosse imperfetto, o fosse gonfio, fosse addirittura rotto. Oggi è un limite che ha questo genere di tecnologia, sia in termini costruttivi per come sono realizzati, sia in termini proprio legati ai materiali che vengono utilizzati. Perché dico che è un limite? Perché una tecnologia matura e pienamente evoluta si nasconde. Tu non la vedi più, non la percepisci, non ne percepisci eventualmente i limiti. Facciamo un esempio: il Bluetooth 5.2, quando sarà pienamente a regime, sarà qualcosa quasi, tra virgolette, di magico. Tu potrai utilizzare le funzioni di audio sharing su codec e le audio e non ne percepirai gli eventuali limiti, non saprai nemmeno che dietro teoricamente c'è un Bluetooth. Qui invece chiunque, anche non particolarmente esperto in materia, riesce a capire che questo genere di piega in mezzo al display è qualcosa che sarebbe meglio se non ci fosse. Ma ci deve essere. È un limite realizzativo, non è particolarmente piacevole e Samsung lo sa bene. E infatti se vai a guardarti i video promozionali del prodotto che ha fatto, del Galaxy Z Fold 2, sia sul sito Samsung ma anche qui su YouTube se vuoi, vedrai che Samsung la nasconde. In tutti i video promo la piega non si vede perché sono video diciamo di marketing, quindi con degli aggiustamenti opportuni alle immagini, e non si vede, sembra come se il display fosse magicamente in grado di piegarsi, aprirsi e fosse perfettamente uniforme, continuo, senza pieghe. La piega è necessaria oggi, purtroppo
Sì, per un limite dovuto al materiale, ai materiali utilizzati. Vediamo come è realizzato questo genere di display da un punto di vista tecnico. E per quanto riguarda invece il fastidio che dà questo genere di piega in mezzo al display, direi possiamo certamente ragionarci su e dire vabbè, tutto sommato non dà tanto fastidio, mi ci abituo sia ad utilizzarlo, quindi a sentirla sotto le dita quando tocco il display, sia a considerarla parte integrante di quello che io vedo sul display. Però se io immagino una delle prime caratteristiche che dovranno esserci in un Galaxy Fold 4-5 in futuro, appunto è quello di non avere più questa piega o di renderla davvero invisibile. Certo, è oggi la manifestazione che la tecnologia non è matura. Questo insieme al fatto che non puoi andare a rimuovere la pellicola, cioè puoi rimuoverla, non puoi rimuoverla, però se lo fai il display diventa ancora più fragile, c'è il rischio che si rompa prima. La pellicola tra l'altro è una pellicola PET, questa qui posta sopra il display, significa che è una pellicola in plastica. Dopo 6-7 mesi, un anno di utilizzo, tende sempre più a rovinarsi, a degradarsi, e per farla sostituire, se vuoi, non lo puoi fare nemmeno tu, devi andare in un centro Samsung. Tutte cose che certamente tu farai, io farò, ma che appunto non sono oggi indice che il display pieghevole ha raggiunto la maturità, anzi tutt'altro. Come si utilizza un dispositivo del genere? Normalmente offre delle modalità più versatili rispetto a un design standard di tipo candy bar. Perché? Perché ovviamente qui, soprattutto per il fatto che la cerniera offre una buona rigidità, quindi ti permette di avere più angoli, hai tante possibilità di utilizzo. Samsung dice che da chiuso ti dà la stessa esperienza d'uso di uno smartphone tradizionale, il che non è proprio completamente vero, ma nemmeno completamente falso. Perché? Perché rispetto ad un design classico, ovviamente ci sono degli svantaggi, è più pesante e soprattutto più spesso, offre un grip strano, ti accorgi che sul lato qui sinistro è più spesso rispetto alla parte destra. E poi il display non è certo un display ottimale, 25 noni è troppo lungo rispetto insomma alla larghezza. Inoltre ha delle cornici vistose, guarda qui sulla sinistra. Però ci puoi fare un sacco di cose. È un display resistente, in vetro, brillante, puoi comunque scriverci agevolmente e puoi per esempio utilizzarlo con una mano se vuoi. Basta fare doppio tap qui su Android 10 One UI 2.5 e hai questa interfaccia, vedi che ti consente di accedere a tutti gli elementi del display. Quindi un utilizzo rapido per brevi messaggi, consultazioni rapide, meteo ad una mano, chiuso quando? Ma quando sei in movimento, ovviamente, che non puoi aprirlo in strada perché è troppo grande, perché dovresti comunque poi andarlo a mantenere con due mani, ma con una mano puoi utilizzarlo così. Poi c'è ovviamente la modalità con display completamente aperto. Questa ti dà il massimo dello spazio, immersività, possibilità di multitasking, puoi andare ad aprire in maniera semplice utilizzando per esempio i pannellini Edge più app fino a 3 app contemporaneamente sul display ed altre app in overlay o ridotte ad iconcina. Ed è un utilizzo per esempio quando sei fermo, ti siedi ad un bar, sei in ufficio, sei a casa. Ma oltre a queste modalità ci sono altre modalità d'uso. Per esempio c'è la modalità flex. Se avviamo un video per esempio su YouTube, hai la possibilità di andare a vedere questo video
in questa modalità di utilizzo qui, che è la modalità detta appunto flex, in cui resta ben piegato a formare un angolo variabile, ma puoi anche utilizzare poi la modalità a tenda, cioè lo chiudi leggermente affinché si attivi l'app continuity e lo metti così sul piano. Vai a vedere il video esattamente così. Guarda come si creano queste due grandi bande laterali, perché non è un formato proprio ottimizzato con l'esterno per andare appunto a vedere i video. O eventualmente puoi sempre vedere un video, ma utilizzando la modalità, quest'altra modalità, che è una modalità, ecco, utilizzando la cover esterna, ma mettendola così. Quindi girato al contrario. Come pure quando tu vai ad utilizzare il display interno, così puoi utilizzare uno stand frontale, perché piegandolo leggermente si mantiene da solo in piedi. Queste stesse modalità di andare a posizionare il Galaxy Fold ti tornano poi utile quando utilizzi le camere, perché tutto sommato con le camere l'utilizzo di una funzione stand che fa parte integrante del dispositivo può essere sempre comodo, ed è quello che vedremo fra poco con l'utilizzo camere. Quindi varie modalità di utilizzo, e Samsung spinge tantissimo sull'importanza di questa modalità, la modalità flex, perché in questa modalità è come se si andasse ad ottimizzare in maniera furba e anche esclusiva del design pieghevole rispetto a quello classico il display, perché nella parte superiore del display tu puoi vedere un video con un rapporto d'aspetto diciamo discreto, ok? Nella parte inferiore invece puoi continuare ad interagire e quindi puoi fare quello che vuoi, cioè se stai montando un video andare a agire sui controlli, se stai scrivendo sopra c'è il testo, sotto hai una grande tastiera che addirittura puoi utilizzare con due mani, cioè su questo dispositivo qui è importantissimo avere tante app ottimizzate per l'utilizzo in modalità flex, perché in questa modalità vai ad ottimizzare quello che questo genere di device pieghevole può offrire in più all'utente, anche rispetto per esempio ad un tablet. Il tablet ha un display grande, probabilmente anche più grande rispetto a questo, ma non ha la possibilità di avere questo split. Il display principale del Galaxy Z Fold 2 è un display AMOLED dinamico. Qual è la differenza rispetto a un Super AMOLED standard, per esempio quello che è presente qui sulla cover screen? La differenza è che il display AMOLED dinamico è comunque un Super AMOLED, cioè nella definizione di Samsung è un pannello AMOLED a cui il controllo touch è nativamente integrato e non aggiunto come layer superiore. Questo ha diversi vantaggi che non approfondiamo qui. Il display invece dinamico AMOLED ha fondamentalmente due requisiti in più, di cui il più interessante è il primo, cioè il supporto alla tecnologia HDR10 Plus, che invece non è nativamente supportata nel Super AMOLED, e poi il fatto che l'emissione di luce blu di un Dynamic AMOLED è stata ridotta ulteriormente ed è certificata adesso da un ente esterno, il TÜV Rheinland svizzero, e quindi dovrebbe essere più riposante durante un utilizzo prolungato, cosa particolarmente importante su un display di 7,6 pollici di diagonale, di dimensione. La seconda domanda che mi sono posta però è questa, cioè effettivamente un display AMOLED dinamico come si vede rispetto a un Super AMOLED normale e rispetto anche ad un altro display AMOLED dinamico, però che non
sia di un display fondamentalmente in plastica, cioè pieghevole, ma di vetro, come per esempio sul Galaxy S20 Ultra. Qui ti faccio vedere un confronto, così in modo che anche tu ti rendi conto se effettivamente ci possono essere differenze. Qui abbiamo il Samsung Galaxy Z Fold 2, display AMOLED dinamico, ma montato appunto su un dispositivo pieghevole, quindi con uno schermo realizzato essenzialmente in plastica, con vari strati, c'è anche uno strato di ultra thin glass. Questo qui invece è il Samsung Galaxy S20 Ultra, sempre a display AMOLED dinamico, ma in questo caso è uno smartphone tradizionale con sempre vari strati per quanto riguarda la copertura del display, ma essenzialmente vetro, più spesso. Qui invece sempre display in vetro Galaxy A51, ma in questo caso abbiamo un display Super AMOLED, quindi non dinamico. Cominciamo a vedere delle differenze. Tu le percepisci? Io direi proprio di sì. Si vede immediatamente che confrontando un display AMOLED dinamico con uno Super AMOLED, qui c'è sicuramente una migliore evidenza del contrasto tra zone chiare e zone più scure qui per quanto riguarda il Z Fold 2, nonostante il suo display pieghevole. Guarda per esempio come vengono messi meglio in evidenza qui le zone verdi più scure rispetto a questa zona qui. Rispetto a un Super AMOLED è abbastanza evidente secondo me il vantaggio dell'AMOLED dinamico senza poi andare a fare il discorso della luce blu emessa. Tuttavia, guardiamo adesso il confronto con il Galaxy S20 Ultra. Guarda questa zona qui e questa zona qui. Guarda come sul display in vetro questo schermo qui riesce a mettere ancora meglio in evidenza e a staccare i contrasti rispetto al display dinamico del Galaxy Z Fold 2. Io naturalmente preferisco come funziona questo genere di display qui, penso sia effettivamente superiore. Il vetro non si piega. Questa è la percezione comune che ne abbiamo di questo materiale, il che significa che la maggior parte degli oggetti in vetro che in questo momento potremmo immaginare non ce lo immaginiamo pieghevole. Anche questa protezione in vetro temperato per display di smartphone, sebbene molto sottile, se io provo a piegarlo si spezza e non si piega. Ma allora com'è possibile realizzare un display in ultra thin glass che Samsung definisce molto resistente e duro, ma allo stesso tempo tenero, cioè che riesce a piegarlo? La confusione nasce dal fatto che la maggior parte degli oggetti in vetro che possiamo pensare e anche quelli con i quali entriamo quotidianamente in contatto ha uno spessore compatibile con l'utilizzo umano. Anche questa protezione in vetro per display, che sembra molto sottile, ha comunque uno spessore di 0,3 mm. Quando però il vetro viene distribuito su una superficie in modo tale che il suo spessore sia davvero piccolo, nell'ordine per esempio dei 30 micrometri, quindi micrometri, dove un micrometro è un millesimo di millimetro, e allora le cose cambiano. Le caratteristiche proprio fisiche di questo materiale cominciano a essere diverse da quelle alle quali noi siamo normalmente abituati, e anche il vetro può essere piegato. Certo,
continuerà ancora ad avere delle caratteristiche diverse da altri materiali che si piegano più facilmente, per esempio come la plastica, ma può essere piegato. L'aspetto importante da comprendere è che l'Ultra Thin Glass Samsung non è altro che una pellicola micrometrica di vetro iniettata su una superficie di plastica. È uno strato di vetro molto sottile fatto crescere su un, potremmo dire, substrato, per usare un termine non adeguato, ma comunque può dare l'idea, di plastica. Ed è talmente sottile questo rivestimento che si piega fino a riuscire a sopportare un raggio, come in questo caso, molto piccolo. Ma piccolo non significa naturalmente nullo. Qui resta comunque un po' di spazio. Una protezione in vetro realizzata in questo modo comunque è molto delicata, perché anche un vetro, diciamo, di spessore micrometrico continua a conservare la fragilità intrinseca del materiale e infatti bastano piccole imperfezioni nel processo produttivo che generano delle rotture quando poi il materiale è sottoposto a stress appunto da piegamento. Quindi, come dicevamo prima, pieghi, le zone esterne ed interne vengono sottoposte a uno stress di estensione e di compressione. Se ci sono delle impurità, delle imperfezioni, il vetro crepa comunque, anche se è molto sottile. E inoltre uno spessore così sottile di vetro si può facilmente rigare o rompere se tu insisti, per esempio, con un'unghia o comunque è più facilmente scalfibile rispetto a un vetro che è temprato, un vetro, un Gorilla Glass per intenderci. E per questo motivo chi viene protetto non solo da questa pellicola PET messa qui fuori esternamente, ma anche da un ulteriore strato di pellicola in plastica che si trova sotto il primo strato protettivo. Dunque, tu il vetro sul Galaxy Z Fold 2 non lo toccherai perché comunque sarai sempre a contatto con la plastica, e la differenza con altri display realmente in vetro, o meglio dove la superficie più esterna è in vetro, la noti proprio da un punto di vista tattile. Allora ci si chiede per quale motivo utilizzare il vetro in un display come questo, se poi devi andare a ricoprirlo con tanta plastica per tenerlo al sicuro e per non dover andare a sostituire un display al giorno ai tuoi clienti, perché il vetro riesce, quando distribuito bene, a formare una pellicola che è quindi priva per quanto possibile di imprecisioni e distribuito in maniera uniforme su tutta la superficie, a dare una compattezza che la sola plastica non riesce a dare, e anche soprattutto a fornire maggiore trasparenza ottica, perché comunque conserva delle proprietà ottiche che sono superiori rispetto alla plastica. E infatti il display del Galaxy Z Fold 2, anche nel punto della piega, risulta essere più compatto, più duro rispetto al Galaxy Z Fold prima versione, quindi modello 0/1, ok? Proprio per la presenza dell'Ultra Thin Glass che è stato usato, e quindi è un display non completamente in plastica, ma che contiene appunto questo elemento di Ultra Thin Glass, rivestimento micrometrico di vetro fatto crescere, iniettato in realtà, come dice Samsung, che poi non specifica nel dettaglio
come diciamo i processi proprio fisico-chimici che ha adottato, perché comunque è un brevetto con cui ha realizzato questo Ultra Thin Glass, che in realtà lui è stato realizzato questo qui sul Galaxy Z Fold 2 da un'azienda tedesca che si chiama Scott, ma già per le versioni successive si pensa che si raccoglieranno i frutti della collaborazione che adesso è stata avviata con Gorilla Glass, che ha già la possibilità di andare a realizzare pellicole di vetro ancora più sottili, intorno ai 25-20 micrometri, conservando però comunque delle buone proprietà. La presenza dell'Ultra Thin Glass rende la piega al centro più compatta rispetto al modello 1. Infatti, andando a piegare un poco e spingendo al centro, senti che la superficie cede, ma davvero di poco. Non c'è quel movimento che era più ampio, più importante, insomma, e anche più fastidioso, se vuoi, che era presente sul display meramente in plastica del Galaxy Z Fold. È un display che non ha delle buone proprietà simili a quelle dei normali display a cui siamo abituati. Per esempio, come ti sto mostrando in questo momento, ha una pessima capacità di olio repellenza. Le macchioline di olio praticamente restano, ecco, semplicemente così, separate l'una dall'altra, non si uniscono ed è anche difficile pulirle. Quindi non è resistente alle impronte, non ha lo stesso livello di trasparenza di un normale display, per non parlare della resistenza ai graffi, perché qui abbiamo almeno 2 strati di plastica e si graffia davvero facilmente, anche semplicemente con un'unghia. Parliamo adesso della cerniera, questo elemento fondamentale in un pieghevole che consente alle 2 parti separate di stare insieme e al dispositivo nel suo complesso di aprirsi e chiudersi. È una cerniera scomparsa, come la definisce Samsung. Perché? Semplicemente perché quando sta aperto il Galaxy Z Fold 2, il meccanismo della cerniera e anche la sua parte più esterna, quella che tu riesci a vedere, si nasconde completamente nelle 2 parti che costituiscono il device. Quando invece ripieghi, ecco che spunta fuori e si mostra oltre a sporgere verso il lato. È una cerniera complessa, all'interno ci sono ben 60 pezzi meccanici diversi e è stata realizzata con 3 obiettivi in mente. Il primo è quello che deve durare, il secondo deve tentare di tenersi il più pulita possibile, perché in un meccanismo del genere, quanto più sporco entra dentro, peggio è, sia per la longevità ma anche per la godibilità stessa, no? Immagina se apri, chiudi e cominci a sentire gli scricchioli perché c'è polvere che non riesce più a rimuovere. E il terzo obiettivo è di dare una buona rigidità, perché così quando vai ad aprire le 2 parti riescono a formare vari angoli stabili tra di loro, vedi? Devo fare una certa pressione per aprire e per richiudere. A differenza dei cardini di una porta che praticamente fanno meno resistenza, quindi se c'è una folata di vento la porta si può aprire e si può chiudere, tant'è vero che tu a volte devi andare a fissarla, qui non è così. Devi fare una buona pressione e soprattutto riesci ad autosostenere il peso della parte superiore. Non solo, quando lo usi in verticale come stand, anche qui è molto stabile, sostiene un po' il peso della parte superiore di entrambe le parti del dispositivo. La cerniera scomparsa consente al dispositivo di aprirsi e di mantenere una buona stabilità su tutta l'escursione angolare da 0 a 180 gradi. Tuttavia ci sono degli angoli di particolare interesse. Il primo è l'angolo 60 gradi, perché quando
da chiuso apri il dispositivo e lo porti all'incirca intorno a 60 gradi, si accende il display interno e puoi sbloccare, oppure si sblocca in automatico se guardi la fotocamera qui al centro della parte destra del display. Se continui ad aprire e arrivi a 150 gradi, così sei al limite dell'angolo che consente al dispositivo di non ribaltarsi, vedi, quando lo metti sul piano. Perché se io solo provo a spostarmi leggermente oltre questo angolo, quindi arrivare a 155 gradi, qua sono 160, 155 gradi, così il dispositivo è ormai instabile, comincia a traballare. Se arriva a 160 gradi si mantiene giusto giusto, ecco, aperto ancora. Guarda che stabilità però questa cerniera, ma non è più stabile sul piano, quindi tende, vedi, a cadere. È una cerniera che funziona molto molto bene, complessa, ma che deve la sua felicissima riuscita a due tecnologie particolari. La prima è la tecnologia degli insiemi a camme che è stata utilizzata all'interno. E adesso vediamo che cosa sono, che tiene conto di questa resistenza, di questa ottimale resistenza che incontri quando cerchi di aprirlo e che conferisce la proprietà al dispositivo di restare aperto da solo. Quindi questa buona stabilità nel meccanismo di apertura e chiusura. E un'altra tecnologia è quella delle spazzoline in fibra che sono state inserite, delle spazzoline estremamente recite, estremamente piccole, che tengono per quanto possibile fuori la polvere dalla cerniera stessa. Come ti facevo vedere prima, la polvere può entrare nel dispositivo, ebbene sì, se tu guardi, questa qui è la parte frontale della cerniera. Quando questa parte qui si sporca perché la tieni in tasca, quando tu poi vai ad aprire, questa parte qui va a finire all'interno del dispositivo e finendo all'interno del dispositivo può portare con sé all'interno polvere. E infatti vedi, qui e qui è aperto e se tu con insomma un foglio sottilissimo di carta riesci anche a farcelo entrare dentro se ti ci metti un pochettino. E in questa zona qui sotto c'è una fascetta di spazzoline che appunto lavorano azionate dal tuo movimento di apertura e chiusura. È proprio questo movimento che fa aprire e chiudere queste spazzoline che appunto puliscono e portano via i granellini di polvere o altre impurità. Vediamo prima però come funziona il sistema a camme. Che cos'è una camma? Una camma è un elemento meccanico, come ce ne sono tanti, bulloni, viti, barre, raccordi, piastre, che però ha una particolarità, ovvero le è stata conferita una forma particolare, si dice che è una componente sagomata, in modo tale da essere in grado, inserita all'interno di un segmento di trasmissione, trasformare leggi di un determinato moto in altre, cioè trasforma un moto, un tipo di movimento in un altro tipo. Facciamo un esempio pratico. Supponiamo di voler trasformare il movimento rotatorio di una barra che sta ruotando in senso antiorario ad un'altra barra che è posta qui sotto e che è collegata in basso qui con una molla. Se per assurdo andassimo ad inserire qui una componente del genere, quindi semplicemente rotonda, non otterremmo il risultato desiderato. Perché? Perché la barra inferiore
resterebbe semplicemente nella posizione in cui si trovava all'inizio. Se però invece di questo componente qui andiamo ad inserire una camma opportunamente sagomata, e nella fattispecie potrebbe essere utile qualcosa del genere, quindi diciamo con sagomatura a pera, che cosa succede? Succede che grazie alla forma particolare, ruotando, essendo solitale alla barra rotante e ruotando la camma stessa, il movimento rotatorio diventa qui in basso un movimento lineare alternato, grazie al fatto appunto che la barra è in contatto con questa forma particolare e appunto la camma è realizzata proprio ad hoc per quel tipo di trasmissione. Ora, nella cerniera scomparsa del Galaxy Z Fold 2 le camme sono inserite a coppie e ci sono 4 coppie, 2 superiori e 2 inferiori, per un totale di 8 camme, che sono opportunamente dimensionate, inserite in modo da allinearsi in maniera opportuna, con un sistema di molle e di magneti che aiutano nel movimento di apertura e di chiusura. Tutto questo sistema, lavorando insieme, che cosa deve realizzare? Cioè, perché rendere una cerniera così complessa? Perché si deve generare internamente alla cerniera tensione. Quella tensione che è in grado di conferire quelle proprietà che abbiamo visto, ovvero di mantenere il dispositivo aperto ai vari angoli, di fornire un buon feedback quando apri e chiudi, quell'idea di solidità, di fluidità del movimento. E quindi grazie a questo sistema che, generandosi tensione all'interno della cerniera, si ottiene un'apertura, insomma, che proprio sa di tanta qualità. In realtà l'idea di utilizzare un meccanismo a camme non è nuova. Samsung Galaxy Z Flip già monta un sistema a 2 insiemi di camme, solo che qui Samsung ha riutilizzato lo stesso principio ma applicandolo su una superficie più grande, con dei pesi e delle dimensioni diverse, quindi una sfida sicuramente più impegnativa sul Galaxy Z Fold 2, ma perché la cerniera è più grande. E anche l'idea di utilizzare una striscia di spazzoline viene dal Z Flip. Anche lì era stato utilizzato questo stesso principio di pulizia che sembra essere stato suggerito ad un ingegnere Samsung dall'osservazione di un aspirapolvere. Sono delle spazzoline molto piccole, in realtà quelle presenti all'interno della cerniera dello Z Fold 2 sono ancora più sottili, più corte rispetto a quelle dello Z Flip, realizzate in un materiale che Samsung ha testato e sono estremamente resistenti. Questo genere di cerniera può essere utilizzata, secondo Samsung, circa 200.000 volte, cioè quello è il tempo di vita medio che dovrebbe avere, il che significa che utilizzandola 100 volte al giorno per 4 anni non dovrebbe dare nessun tipo di problema. Io mi sono chiesto, la plastica è un materiale semplice da piegare e quindi più semplice da utilizzare su un display pieghevole come questo, ma a furia di piegare laddove si va a creare la piega, quindi la plastica soggetta a questo stress di piegamento, d'accordo, non si rompe come il vetro, ma non crea delle micro lesioni, e ho voluto dare un'occhiata col microscopio. Questo Galaxy Z Fold 2 ha meno di un mese di vita. Analizzando la superficie della plastica con il microscopio, vabbè, diciamo questo non è un granché come microscopio, ingrandisce fino a 1000x, ma è sufficiente per farti vedere quello che ti sto mostrando adesso, che cosa succede in prossimità della piega. In prossimità di questa piega centrale, cioè laddove le plastiche sono soggette a continui piegamenti,
si osserva una quantità di lesioni di questo genere, vedi quelli che ti sto mostrando, ben superiore rispetto a quelli per esempio di punti invece lontani dalla piega, laddove la plastica assume una struttura più striata, più lineare. Invece in corrispondenza della piega risulta esserci più lesioni che poi magari non sono nemmeno molto profonde e sembrano essere abbastanza superficiali, però insomma chissà se poi effettivamente non si andrà a realizzare una situazione per cui la parte centrale della piega si andrà a rovinare più velocemente rispetto al resto del display. Non mi riferisco solo alla protezione PET, quella lì la puoi cambiare, vai in un centro Samsung, mi riferisco proprio alla parte in plastica del display che si trova al di sopra dell'Ultra Thin Glass. Non lo so, e comunque pure se non si dovesse rompere, il fatto che ci sono più lesioni può avere poi in qualche modo conseguenze sull'igiene, perché lì si vanno a depositare più germi. Quali sono impostazioni interessanti? La prima che ti faccio vedere è quella relativa ai video, funzioni avanzate e quindi ottimizzazione video. Io questa qui l'ho attivata perché su un display come questo, così grande, andare a migliorare la qualità dei video rendendoli ancora più luminosi, praticamente sfruttando quello che è il supporto su questo display dell'HDR10 Plus, mi sembra il minimo. Un altro è la personalizzazione del tasto laterale, sempre da impostazioni funzioni avanzate. Qui in alto c'è il tasto laterale, invece di far aprire Bixby col doppio tap, io qui vado ad aprire direttamente l'app dei feed, perché leggere i feed su un display del genere è veramente un piacere. Ti affatichi di meno, è molto molto fluido e si legge bene, c'è più spazio anche per restare concentrato secondo me, perché non devi sforzarti a leggere testo troppo piccolo, le immagini comunicano di più, insomma un display che anche per la semplice consultazione di notizie ha delle capacità che questo genere di display qui, sebbene grande, non ha. Fondamentale è l'impostazione, il settaggio personalizzato dell'app Continuity, cioè vai in schermo che sta qui e a questo punto qui in basso c'è app da usare su schermo esterno, cioè che significa quando sto utilizzando una di queste app che ho spuntato e vado a chiudere il display, questa app mi viene automaticamente portata sul display esterno, non come è successo adesso, perché per le impostazioni non la tengo attiva. Adesso, come hai visto, io ho chiuso e si è spento il dispositivo, però se le impostazioni, ecco qui, vado ad attivare la continuità app, che cosa succede adesso? Che se vado a chiudere me le ritrovo direttamente sul display esterno. Quindi questo è importante andarlo a personalizzare, perché qui è un'impostazione tipica per questo genere di prodotto e puoi andare a scegliere che cosa portarti all'esterno. Io ho scelto Acrobat, la calcolatrice e pochi altri in realtà, galleria, ovviamente YouTube, mi sembra il minimo, insomma, quindi quando stai vedendo un film chiudi e te lo trovi direttamente qui. Su questo un display qui per i video ti ho fatto vedere, puoi utilizzarlo in modalità cover o in modalità tendina, mettendolo così, ok? Quindi questa altra impostazione. Poi hai la possibilità di utilizzare un doppio account. Per i social hai la possibilità di avere Skype, Facebook e Telegram con due account, magari l'account del lavoro e l'account per l'uso personale. Qual è uno dei grossi vantaggi di utilizzare un display così grande? Ma ovviamente che i widget sono spettacolari, ti danno la possibilità di essere
grandi, quindi ricchissimi di informazioni. Posso andare a ridimensionare i widget, metterne tanti su una sola pagina e ovviamente andare a interagire come in questo caso qui, quindi vado immediatamente ad aggiungere nuovi appuntamenti nel calendario. Insomma, i widget hanno una marcia in più sul Galaxy Z Fold 2. Ho la possibilità inoltre di personalizzare in modo diverso le due home screen, cioè quella del display grande, display principale, e quella del display secondario. Infatti vedi qui ho uno sfondo diverso, ho una disposizione delle icone diverse sulla home, un numero di home diverse, cioè è completamente personalizzabile come se fossero due dispositivi separati. Se apro ho una diversa home screen, quindi che ha una personalizzazione completamente diversa. Peccato che non è possibile però andare poi a creare due display always on diversi, perché in questo caso se ne prende uno solo, che in questo caso ho messo l'orologio e lo utilizza sia per la cover screen sia per il display grande. Tra l'altro guarda, non è leggermente più grande ma non proporzionale, non proprio ottimizzato in questo caso. E già ti facevo vedere che l'iconcina che sta al centro è leggermente meno sensibile delle altre due, leggermente. Ovviamente è un dispositivo che supporta la tecnologia Wi-Fi Direct, così se hai un altro dispositivo che supporta la stessa tecnologia puoi scambiare file tra i due immediatamente su Wi-Fi. Ho inoltre la possibilità di utilizzare diversi tipi di tastiere, una tastiera unica come questa, ma anche una tastiera divisa in due per scrivere solo con due dita. Posso non utilizzare la tastiera Samsung, ma utilizzare la Microsoft Swift Key, o posso utilizzare l'inserimento vocale o la digitazione vocale di Google. Inoltre, la tastiera classica Samsung posso andare a cambiarne le dimensioni, quindi renderla per esempio molto più grande. Questo sia in modalità split che in modalità unica. Davvero questa qui è a prova di pollicione. Quindi ampia versatilità. Quando chiudo e tendo a ruotare, automaticamente il Galaxy Z Fold si mette in modalità scrittura flex. In questo caso qui, se la tastiera è abbastanza grande, perché anche qui posso andare, vedi, a cambiare leggermente le dimensioni, non di tantissimo in realtà, però abbastanza, guarda, perché questa parte qui può salire anche sulla parte di sopra, vedi? E ottengo una tastiera tale con dei tasti sufficientemente spaziati da poter scrivere con non dico 10 dita, ma ci siamo quasi, ok? Soprattutto se non hai le mani molto grandi. La batteria, come mi sono trovato? L'hardware del Galaxy Z Fold 2, a cominciare prima di tutto dal chipset, il Qualcomm Snapdragon 365 Plus, ma anche le memorie Samsung UFS 3.1 sono particolarmente efficienti da un punto di vista energetico. Ma anche il software di gestione delle risorse energetiche che Samsung integra con la One UI si sposa particolarmente bene con il Galaxy Z Fold 2, che ha un grande display. Ed un display che può funzionare fino a 120 Hz e quindi consuma in quel caso tanto relativamente, no? Nelle impostazioni della batteria infatti puoi accedere a modalità energetica per la gestione della batteria, del modo in cui il device la utilizza. Puoi scegliere tra alte prestazioni, in tal caso mantiene sempre elevato e ai massimi livelli la luminosità del display, ovviamente consumi più batteria, hai prestazioni migliori. All'altro lato c'è il risparmio energetico massimo, risparmio il più possibile, risparmio energetico medio, e poi c'è
ottimizzata consente di ottenere il giusto equilibrio tra prestazioni e durata della batteria. Io ho sempre utilizzato il Galaxy Z Fold 2 in modalità batteria ottimizzata. Tra l'altro puoi anche attivare il risparmio energetico adattativo, che è qualcosa di diverso dal risparmio energetico generale. Adattativo va a confrontarsi con le modalità di utilizzo e se alcune cose vedi che non le usi o non ti servono, le disattiva. Per esempio, se non utilizzi il 5G lo va automaticamente a disattivare. Come mi sono trovato? Ti leggo innanzitutto dei test che ho realizzato nel corso di queste settimane. Per riprodurre un video, per esempio, all'80% del volume e della luminosità sul display grande, un film da Amazon Prime, da Prime Video, Lupin III, dura 1 ora e 33. La batteria è passata dal 95 al 77%, quindi riproducendo all'80% della luminosità, quindi togliendo la luminosità adattativa e mettendo all'80%. Per riprodurre un video YouTube 4K di 40 minuti è passato dal 77 al 71%, quindi ha perso solo il 6% dopo 40 minuti di riproduzione sullo schermo da 7,56 pollici. Consultare le notizie, quindi browsing web su vari siti, vedere qualche video, 20 minuti, perde solo il 5%, sempre sul display grande. Andare a registrare video in 4K a 60 fps, 17 minuti di registrazione continua, fa perdere il 10% di batteria. Giocare per 15 minuti Asphalt 9 fa perdere circa il 4%, tra il 4 e il 5% di batteria, sempre sul display grande. Insomma, è un dispositivo che riesce a portare un tempo di display attivo giornaliero tra le 6 e le 7 ore, a seconda di ciò che fai, ovviamente. Per come l'ho utilizzato io, principalmente per attività, diciamo, legate al lavoro, quindi consultazione di cataloghi, lettura di email, notizie, non è mai sceso al di sotto delle 6 ore. Chiamate e anche visione di video, non tanto per l'intrattenimento, quindi giochi. E devo dire, è una batteria che se utilizzi lo smartphone normalmente ti arriva sempre a sera, anzi ti dirò, la mattina dopo hai ancora un bel po' di batteria. Addirittura mi è capitato di doverlo ricaricare ogni 2 giorni. Quindi per la batteria direi ottimo, veramente un grande lavoro di Samsung. Io l'ho utilizzata sempre in modalità ottimizzata, cioè ho lasciato di decidere al software, all'intelligenza artificiale, come andare a gestire il bilancio tra prestazioni e risparmio energetico. Ok, se proprio desideri le massime prestazioni avresti molto probabilmente consumato più batteria, però nel mio utilizzo non ne ho sentito bisogno perché non c'è stato mai lag, cioè le prestazioni sono talmente buone che comunque anche in modalità ottimizzata non si rallenta per niente. Quindi una batteria paragonabile e addirittura migliore degli smartphone classici. Il multitasking, così come lo ha concepito Samsung sul display grande, funziona in questo modo. Utilizzando i pannelli Edge qui sulla destra, ma anche sulla sinistra, perché i pannelli Edge sono completamente personalizzabili, quindi sia in termini di singolo pannello, quindi in questo caso vedi io posso andare a scegliere quali app mostrare nel pannello destro, sia in termini proprio di pannelli, posso andare ad attivare e disattivare alcuni pannelli, metterli a destra piuttosto che a sinistra, eccetera. Ok,
infatti vedi impostazioni cursore, posso andare a scegliere il colore del cursore, che è questa stanghettina che in questo momento compare rossa perché ho scelto rossa, qui la trasparenza e varie altre cose, se deve vibrare o meno al tocco. E quindi utilizzando questi pannellini puoi andare semplicemente a trascinare sul display principale una finestra che si apre. Questa finestra può essere non ancorata, quindi floating, oppure la vai ad ancorare. Puoi ancorarla in verticale, in orizzontale e ovviamente una volta che l'hai ancorata puoi andare a diciamo riposizionarla, farla ridiventare di nuovo grande. Puoi andare a inserire più app, così facendo fino a 3 app aperte. Per esempio prendiamo YouTube, la mettiamo qui, questa app qui la facciamo andare così. In questo momento abbiamo 3 app e funzionano tutte quante contemporaneamente. Puoi per esempio a questo punto prendere un'altra app e farla cadere su questa, ti si apre in questa finestrella, andare un po' a ridimensionare in questo modo e puoi salvare questa configurazione di queste 3 finestre. Per farlo vai qui, l'aggiungi, vedi, direttamente al Edge. Perché cosa succede? Che se vai a ridurre poi ad iconcina, perdi la configurazione multitasking. Vedi, se io adesso riapro WhatsApp, non mi compare di nuovo la configurazione multitasking a 3 finestrelle. Per farla ricomparire vado qui, l'avevo salvata e la riavvio esattamente così. Molto molto semplice. Puoi salvare combinazioni di 3 o 2 finestre. Se hai già 3 finestre aperte, tenti di metterne un'altra, ti verrà aggiunta solo in questo modo qui, quindi come finestra in overlay, dove eventualmente puoi andare a regolare il livello di trasparenza se vuoi, esattamente così, e ovviamente andare a cambiare le dimensioni. Puoi anche, se questa qui non ti occorre, ridurla ad iconcina. Vedi, metti un'iconcina direttamente qui sotto che puoi riprendere quando vuoi e fare diventare di nuovo icona. L'unica cosa che non mi piace tantissimo di questo sistema che ha utilizzato Samsung è questo: se io per un attimo perdo questa configurazione di finestre non posso richiamarla in maniera molto veloce. Cioè, per intenderci, se questa finestra qui la ingrandisco e la faccio diventare grande, non posso più tornare dietro. Per tornare indietro devo riaprire e andare di nuovo a scegliere la configurazione che mi ero salvato e che sta qui in basso, eccola qui. Quindi c'è un passaggio in più che secondo me in futuro si potrebbe evitare ottimizzando questa gestione. Comunque posso dire che i 12 GB di RAM con l'865 Plus di Qualcomm funzionano alla grande, unite alla memoria UFS 3.1, puoi aprire le finestre, puoi diciamo utilizzarlo anche intensamente, in maniera intensiva, ecco, ma non noterai lag. Chiaramente però non pensare di voler aprire in questo modo un gioco tipo Asphalt 9, perché non tutte le app sono compatibili con il sistema multitasking così come è stato pensato e te l'ho mostrato. Quindi alcune richiedono necessariamente l'utilizzo dell'intero display. Naturalmente il multitasking a finestre multiple è compatibile con la modalità flex, quindi se ho questa configurazione in cui sopra c'è YouTube e sotto c'è la calcolatrice, giusto per fare un esempio, e lo metto piegato così, automaticamente sarà ottimizzato in modo tale da avere YouTube sopra e sotto mi resta la calcolatrice e posso continuare a fare calcoli. Se voglio far passare YouTube a schermo intero perché voglio fare
insomma, vuoi andare a leggere i commenti, la descrizione o fare una selezione, faccio normalmente e automaticamente passo nella visualizzazione flex di YouTube. Parlando di multitasking, a Samsung piace fare il collegamento tra il multitasking che ti consente di avere questo genere di dispositivo, cioè più finestre, più informazioni sul display grande, e la produttività. Ti dice multitasking ti consente di essere più produttivo. A parte che bisognerebbe poi specificare esattamente produttività relativamente a quali genere di compito, ma in generale io penso che questo collegamento non sia sempre automatico, anzi a volte avere troppe informazioni sul display può farti essere meno produttivo. Per esempio perché il compito che stai svolgendo è particolarmente complesso e quindi hai bisogno di non essere sovraccaricato di informazioni. Potresti per esempio distrarti, una di queste finestre ti può lanciare un pop-up o mostrarti qualcosa che ti distrae mentre stai scrivendo. O magari è un'attività creativa e hai bisogno di molta concentrazione o di non essere distratto comunque e sicuramente non hai bisogno di tanta informazione. Quindi non è un nesso multitasking produttività secondo me da dare assolutamente per scontato. A volte concentrarsi su un solo compito, su una finestra è pure troppo, anche perché gli smartphone in generale già distraggono tanto, quindi però devo dire che dopo aver utilizzato per diversi giorni questo genere di dispositivo con più app in esecuzione contemporanea in 3 o 2 finestre distinte, laddove le finestre però sono abbastanza grandi, si riesce, se ben utilizzate, a effettivamente essere più produttivi in termini sia di velocità, perché per esempio i copia e incolla tra 2 finestre sono davvero una sciocchezza. Si trascina del testo da una finestra all'altra, la incolli, si trascina una foto da una finestra all'altra o uno screenshot e lo incolli, sia perché hai più spazio, quindi avendo più spazio anche nel leggere per esempio il feed reader, poi hai caratteri più grandi, le linee sono più interspaziate tra di loro, quindi leggi più velocemente. Effettivamente da questo punto di vista puoi essere più produttivo, anche per esempio nel leggere le email, perché come ti farò vedere fra poco quando parliamo delle app, poter avere una visualizzazione del lettore dell'app o insomma del software che utilizzi per leggere l'email, una visualizzazione estesa dove c'hai a sinistra le email e a destra il contenuto, quindi pienamente visibile, consente diciamo di leggerle e di gestirle in maniera molto più rapida. Ok, quindi associazione multitasking con produttività automatica no, però se ben usato, quindi il controllo ce l'hai tu nelle tue mani su come poi vai a utilizzarlo, se effettivamente trarne qualcosa di buono o al contrario farti solo distrarre e essere anche meno produttivo rispetto allo smartphone candy bar. Vediamo il copia e incolla da un'app all'altra, come funziona. Il copia e incolla qui per esempio si fa direttamente trascinando il contenuto da un'app all'altra. Per esempio se sono qui con Samsung Notes e ho voglia di incollare in questa nota uno screenshot o sto leggendo qui il Sole 24 Ore, voglio ecco prendere e mettere questa foto qui, posso farla semplicemente trascinandola, come pure che ne so, copiare un pezzettino di testo, lo vado a selezionare qui, a questo punto lo prendo e lo copio oppure lo trascino, quindi lo vado a trascinare esattamente qui. Queste operazioni possono essere fatte tra tante app, quindi il browser ma anche l'app di posta Outlook, e dunque puoi più facilmente comporre le email, PowerPoint, puoi più facilmente andare a creare delle presentazioni. Lo stesso vale nel momento in cui vai a creare uno screenshot di una schermata, puoi direttamente prenderla
e incollarla nel documento che tu stai creando. Viene direttamente messa qui. A questo punto puoi andare a fare qualche piccola modifica, per esempio andarla a ruotare, ridimensionare, insomma, fare quello che vuoi. Ci sono poi alcune app che in modalità multifinestra richiedono necessariamente una finestra grande, cioè quella che prende metà del display, come l'app calcolatrice, perché non possono essere utilizzate nella finestrella piccola. È interessante anche vedere come funziona il ritaglio dello screenshot in modalità multifinestra. Quindi facciamo uno screenshot così, quindi con lo scroll, ok? Ora andiamo in modalità ritaglio, guarda, automaticamente puoi scegliere quale contenuto di quale finestra andare automaticamente a ritagliare. Qui avevamo la calcolatrice, Samsung Notes e AutoCAD. Per esempio scegliamo di ritagliare in questo caso la calcolatrice, abbiamo già il nostro ritaglio bello e fatto, ma potevamo per esempio andare a ritagliare AutoCAD se avevamo in questo caso, ecco, a fuoco un progetto, come in questo caso qui. Quindi c'è un'ottimizzazione proprio interna anche degli strumenti di editing. Certo, l'utilizzo di queste finestre multiple, queste operazioni che puoi fare tra le finestre sono ancora oggi decisamente semplici, quindi puoi spostare una foto, puoi spostare del testo in maniera sicuramente più facile, hai più finestre sott'occhio, quindi non devi passare dall'una all'altra di continuo, quindi se utilizzate con intelligenza ti aiutano tanto, però sono ancora delle operazioni di base, non è prevista un'interazione più profonda, più insomma raffinata tra diverse app in finestre diverse e mancano poi tutta una serie di strumenti, per esempio quello più banale è il fatto di poter ritornare più facilmente ad una configurazione o di richiamarle più facilmente. No, si vede che non è un sistema operativo che nasce per l'utilizzo di questo tipo di dispositivo qui. Il software fa un'enorme differenza nell'utilizzo da quello che ho potuto io vedere insomma, nell'utilizzo dello Z Fold 2, nell'utilizzo di un pieghevole. Perché? Perché chiaramente un pieghevole ha quella versatilità di utilizzo che nemmeno un tablet ti dà. Sì, il tablet è un dispositivo diverso, più grande, questo qui è un 10.2 pollici, ma non lo puoi piegare. Il fatto di poterlo piegare ti consente per esempio di metterlo anche sulla scrivania utilizzando un angolo di visuale più comodo, o anche di riuscire a interagire sulla parte di sotto per poi utilizzare la parte di sopra come piccolo monitor, cioè l'utilizzo della modalità flex. Allora, oggi, quali sono quelle app che consentono di sfruttare la modalità flex, ovvero che consentono di sfruttare quella modalità d'uso di un pieghevole che è esclusiva del pieghevole stesso, quindi che né uno smartphone candy bar né un tablet ti può dare. Vediamo molto rapidamente una carrellata di quelle che sono le app con un occhio particolare a quelle più professionali che consentono oggi, acquistando uno Z Fold 2, un utilizzo più avanzato della modalità flex. A parte il display più grande, questo è il punto, non è solo una questione di grandezza del display, perché alla fine se l'app ti mostra la stessa interfaccia sia su questo display sia su un display tradizionale, fa poca differenza, anzi diciamo a volte può essere addirittura più scomodo una visualizzazione più grande. È proprio una questione di ottimizzazione, cioè prevedere una nuova interfaccia. Alcune, per esempio, lo fanno semplicemente andando a prevedere più colonne che normalmente non comparirebbero su un design standard. Per esempio è il caso di Outlook, dove sul Galaxy Z Fold 2 ti mostra due colonne. Nella colonna di sinistra ci sono tutte le email, in quella di destra tu ti leggi il contenuto delle email. È un po' la visualizzazione che tu hai sul computer, sul desktop. Questo Outlook, ma anche Gmail,
Altre invece riescono proprio a sfruttare la modalità flex addirittura quando tu le pieghi, quindi si rendono conto che le stai piegando e ti mostrano due contenuti diversi per la parte superiore e inferiore del display. Un caso è per esempio YouTube, ma anche l'editor video Samsung, Samsung Notes per esempio, ed altre. Adesso ti faccio vedere velocemente varie app in modo tale che ti rendi conto effettivamente se usi una di queste app già per lavoro in mobilità, se effettivamente ti darebbe un vantaggio l'utilizzo del Galaxy Z Fold 2. Partiamo dal più semplice di tutti che è Samsung Notes. Sicuramente sfrutta il grande schermo, vedi più note. Qui puoi utilizzare la tastiera in modalità aperta, ma sfrutta bene la modalità flex, perché in queste modalità qui hai la tastiera in basso, qui puoi scrivere, la tastiera la ridimensioni e riesci davvero a scrivere molto più rapidamente, molto comodo. Google Chrome e i browser in generale. Sicuramente anche qui sfruttano un display più grande, quindi puoi facilmente andare a vedere più contenuti, è più rilassante. Sfrutti il fatto che il dispositivo resta in piedi da solo, quindi puoi andare a leggere, utilizzarlo come stand, questo in verticale. Puoi utilizzare anche la modalità flex che funziona in questo modo, quindi da sotto cominci a scrollare e vai a leggere solo nella parte superiore del display. Quindi browsing certamente ha la sua ragione d'essere, insomma aiuta, poi fargli supportare l'app Continuity chiudendo Chrome viene ridimensionato e passa qui, dove l'esperienza è completamente diversa perché qui hai un display molto lungo e quindi può essere anche comodo andare a visualizzare un certo tipo di contenuto, per esempio Twitter è comodo perché sono piccoli pezzettini di testo, ci sono tante foto, scrolli molto velocemente e hai tanto testo, qui a 60 Hz. YouTube sfrutta pienamente anche la modalità flex, perché quando riproduci per esempio un video, riduco il volume e metti in modalità flex, qui hai la possibilità, vedi, di interagire, cioè nel senso di sopra resta la visualizzazione del video, sotto puoi andare a rispondere ai commenti, per esempio, andare a selezionare un altro video, insomma, c'è molta più versatilità. Guarda, qui in questo caso hai proprio la possibilità di andarti a leggere tranquillamente i commenti, fare due cose completamente diverse, quindi pieno supporto della modalità flex. È buona anche l'ottimizzazione di Gmail sul Galaxy Z Fold 2 perché guarda in modalità completamente aperto hai la possibilità di avere una vista, potremmo definirla desktop, no? Quindi con la possibilità di avere a sinistra le caselle e a destra le singole mail che poi si aprono semplicemente così. Se vai poi in modalità flex hai qualcosa di simile, guarda, che è proprio una gran bella ottimizzazione, cioè cambia il formato di presentazione, qui vanno tutte le email e qui vai a leggerle. Quello che puoi fare inoltre quando vai a rispondere, quindi rispondi a tutti così, ecco, va automaticamente in una modalità di risposta e puoi andare a scrivere con la tastiera. Quindi Gmail, come anche Outlook che adesso ti faccio vedere, sfrutta davvero molto bene l'interfaccia Flex e il display grande del Galaxy Z Fold 2. Outlook è ottimizzato se vuoi ancora meglio perché comunque lo giri il display grande dello Z Fold 2 ti mostra comunque l'interfaccia desktop, quindi con la possibilità di andare a selezionare i messaggi e di leggere a destra il contenuto. Anche qui, quando vuoi andare a rispondere, sfrutta l'interfaccia Flex, quindi hai qui la tastiera e
e quindi procedi a scrivere. Anche Archivio di Samsung, che dimostra il contenuto dello smartphone, si comporta abbastanza bene, perché guarda, ti mostra immediatamente un'interfaccia su due colonne, quindi ti dà la possibilità di selezionare a sinistra diciamo, le categorie di contenuto, e a destra hai i vari contenuti. Quindi è per esempio più facile selezionarli, spostarli se vuoi, riprodurli, cancellarli, gestirli, insomma. Le app di Google, abbiamo già visto Gmail e Chrome. Maps è un piacere da usare con lo Z Fold 2. Oltre al fatto che qui puoi utilizzare un display grande, più quadrato, quindi più bello proprio, e anche probabilmente più ricco di informazioni, no? In fase di navigazione. Se preferisci invece il display più allungato, puoi chiuderlo e utilizzare Maps. Anche qui sono proprio due modi di utilizzarlo parecchio diversi, dipende poi dai gusti. Google Drive non è ottimizzato per il pieghevole. YouTube invece sì, è super ottimizzato, te l'ho fatto vedere. Foto si comporta un po' come la galleria qui sul device. Quello invece che è super ottimizzato è Google Duo. Infatti Samsung lo pubblicizza tantissimo, e è super ottimizzato perché guarda, posso andare a utilizzare questo tipo di visualizzazione, avviare tanti tipi di chat, ma anche conversazioni, e utilizza anche l'interfaccia Flex, quindi posso mettere così. In questo caso io lo utilizzo come stand, il dispositivo, ma in realtà lo potrei utilizzare come stand anche semplicemente così, se voglio, ma certo così è più stabile, sempre considerando il fatto che qui sotto però poi vai a mettere sul piano il display, e poi avviarmi tutte le conversazioni che voglio. Insomma, si mettono in quadratini piccolini, uno vicino all'altro, quindi super ottimizzato anche Google Duo. Le app della suite Office come vanno? Outlook va molto molto bene, ottima la personalizzazione e l'ottimizzazione per il pieghevole, ma in generale i programmi Office vanno molto bene perché sono ben ottimizzati, a parte per esempio che dà insomma, la possibilità di essere gestito molto meglio su un display grande. Puoi utilizzarli in multitasking, quindi andare a copiare e incollare contenuti da altre app in maniera molto molto rapida. Per esempio Excel va benissimo da utilizzare in accoppiata con Gmail o Outlook insieme contemporaneamente, in modo tale che, ecco, io qua non ti ho fatto vedere che hai anche la possibilità di andare a cercare ecco, delle app. Quando utilizzi Outlook su una sola colonna, quindi in un'interfaccia multifinestre, ovviamente non ti viene più mostrata l'interfaccia estesa desktop, ma è l'interfaccia più semplice. Quindi utilizzando Outlook così puoi facilmente andare poi a spostare contenuti da una parte all'altra, quindi semplicemente li selezioni e li puoi andare a copiare in Excel, e ovviamente viceversa, quindi li prendi e li metti per esempio qui. Ok, questo per quanto riguarda Excel. Lo stesso vale per Word, per PowerPoint, e poi c'è sempre la possibilità di utilizzare l'interfaccia Flex per scrivere. Così facendo sotto compare la tastiera. Quindi Office molto molto bene, sicuramente l'esperienza che ti dà sul pieghevole su questo genere di dispositivo può essere superiore rispetto ad uno smartphone standard. Spotify, nulla di particolare, hai la possibilità per esempio di andare a riprodurre un brano e di utilizzare anche un'interfaccia Flex che vedi cambia rispetto a quella diciamo completamente aperto. Non è che ci sono grandissimi vantaggi, se non per il fatto che comunque puoi sfogliare
senza dover tenere il device in mano, con più comodità, e quindi mettere poi in riproduzione. Tra l'altro quando vai in riproduzione vedi il player si mette qui in basso a sinistra, quindi tu puoi continuare tranquillamente, un po' come fai anche con lo smartphone normale, però qui insomma c'è più spazio, sta in piedi da solo, quindi è normalmente più comodo. Acrobat Reader ti dà la possibilità di avere più spazio sul display e non dà altri particolari vantaggi, quindi sempre il fatto che puoi mantenerlo come stand eventualmente se devi leggere tanto, perché vedi che si mantiene anche semplicemente piegandolo un poco così. LinkedIn e Facebook non danno particolari vantaggi, se non per il fatto che puoi utilizzare la superficie più ampia del display per visualizzare i contenuti, e anche se vuoi, perché hai la possibilità di utilizzare la tastiera in modalità sempre flex, quindi pieghi, hai la tastiera sotto e ecco, si mantiene da solo. Quindi se utilizzi questi social, in particolare LinkedIn, per scrivere articoli, insomma, o altre, e scrivi tanto, può essere effettivamente un vantaggio. Calendari e agende invece sono super ottimizzati, sia quello Samsung che quello Google. Per esempio, se vado in calendario qui, Samsung, a parte il fatto che hai più spazio, questo è febbraio 2021, ma poi quando pieghi ti va a sfruttare l'interfaccia Flex, perché va a dividere le due parti. Sopra ti riporta comunque ancora il calendario, sotto invece diventa agenda, e hai la possibilità di andare a consultare e visualizzare eventualmente gli impegni. Ti si apre qui il pop-up, puoi andare a modificare, puoi inserirne, mettere adesivi, insomma comunque sfrutta davvero molto bene il pieghevole. Samsung ha ottimizzato anche la calcolatrice sul Galaxy Z Fold 2, perché vedi, quando vai a piegare ti va a mostrare un'interfaccia proprio completamente diversa, più comoda rispetto a quando sta in modalità verticale completamente aperta. Qui ti va a mostrare, diciamo, una sorta di calcolatrice scientifica, quindi con varie funzioni sulla sinistra. Amazon Prime invece no, non utilizza l'interfaccia Flex e si avvale solo del fatto che il display è leggermente più grande, quindi qui vedi non si mette nemmeno in verticale la visualizzazione, non puoi nemmeno sfruttare il fatto che ha uno stand. Tuttavia, così come Netflix per esempio, ti dà la possibilità di andare a rimpicciolire il video e di metterlo così, e a questo punto puoi trascinarlo dove vuoi e continuare a lavorare su un'altra parte di display. Considera inoltre che qui hai comunque la possibilità di lavorare in multitasking, continuando a tenere aperto il video che stai vedendo. Questo vale naturalmente anche per YouTube. Diamo un'occhiata a Photoshop Express. Come va? Non è particolarmente ottimizzato per il pieghevole, ma per come si va a configurare l'app, quindi con gli strumenti in basso e la foto grande da ritoccare in alto, e soprattutto per il fatto che ruota anche in orizzontale, è comunque trae vantaggio dal pieghevole, perché innanzitutto trae vantaggio dal display più grande, quindi vedi, si vede meglio, gli strumenti sono più distanziati, è più riposante da usare, ma poi se vuoi puoi metterlo comunque in modalità flex, il device si autoridimensiona, vedi? E quindi sotto poi qui ci sono gli strumenti e sopra c'è la foto, anche se la foto non va completamente ben inserita all'interno del rettangolino superiore, vedi, in parte resti in basso, però comunque ci puoi andare a lavorare tranquillamente, insomma fare crop. Secondo me è più comodo, molto più comodo da utilizzare Photoshop sul pieghevole rispetto allo smartphone tradizionale. Telegram si comporta abbastanza bene perché ruota, perché ti dà la possibilità, ruotando, di avere qui a sinistra i contatti, i messaggi a destra, e di sfruttare pienamente, vedi, la tastiera.
quindi in modalità flex è ottimo, insomma si utilizza molto bene. WhatsApp invece, in questo caso WhatsApp Business, ma è più o meno la stessa cosa, non funziona bene, non sfrutta bene l'interfaccia flex dello Z Fold 2. Infatti vedi, a differenza di Telegram non si mette sulle due colonne e quindi è meno comodo in generale, anche se poi quando attivi la tastiera comunque ti dà la possibilità di utilizzare l'interfaccia flex così, però è una versione molto poco ottimizzata per pieghevole. Slack ed Evernote sono entrambi ottimizzati per il pieghevole, perché per esempio Slack ti mostra due interfacce diverse. Questa qui è molto comoda perché hai sulla sinistra tutti i canali e anche eventualmente gli utenti per i messaggi diretti. E poi ovviamente quando scrivi hai sempre la possibilità in flex mode di avere la tastiera sotto e la funzione stand. Più o meno la stessa cosa succede anche con Evernote. Anche Evernote ti dà il vantaggio di avere il display più grande, utilizza una doppia visualizzazione, vedi? Quindi così e così ti dà due display diversi e poi naturalmente il vantaggio della tastiera in flex mode, quindi presentano entrambe la stessa buona ottimizzazione. Sicuramente è possibile usarli in un modo più veloce, più comodo rispetto al design a uno smartphone classico. Stranamente Skype, pur essendo un'app Microsoft, non è stato ancora ottimizzato per lo Z Fold 2. Ti voglio mostrare anche come accedere ad una PEC tramite Aruba, perché so che è molto diffusa, e anche per quanto riguarda la fatturazione, quindi per un utilizzo prettamente per lavoro. Aruba PEC si mostra, vabbè, a parte che puoi sbloccarla direttamente con il segno, si mostra un'interfaccia piuttosto pulita, puoi utilizzare ecco, un'interfaccia ottimizzata perché vedi hai qui la possibilità di avere sulla destra le varie PEC che ti arrivano e ovviamente se vai poi a rispondere hai la possibilità di utilizzare la tastiera. Non è proprio super ottimizzata perché vedi ti scompare l'intestazione, per cui potresti un attimino confonderti, però il fatto di avere la tastiera è sempre molto comodo, la tastiera sotto, così. Vai avanti, ti ricompare l'intestazione e puoi procedere a inviare la PEC. Quindi Aruba PEC molto ben ottimizzata sul pieghevole. Vediamo invece adesso Aruba fatture elettroniche. Anche qui accedi con il segno, quindi sblocco tramite blocco biometrico. Allora, qui che cosa hai? Visualizzazione delle fatture, ultime notizie, c'hai una dashboard, puoi andare a creare una tua fattura e devo dire su questa interfaccia più grande, sul display grande è molto più semplice farlo. Quando vai a mettere in modalità flex non va a cambiare niente di particolare, ma puoi continuare a gestire normalmente come faresti con il display aperto. Diciamo un livello di ottimizzazione basso, ma è comunque più comodo perché hai il display grande. Andiamo ancora avanti. Asana, a differenza di Evernote e di Slack, non è particolarmente ottimizzata, cioè sfrutti il fatto di avere la tastiera sotto se cominci a scrivere, però non fa differenze tra i due tipi di interfaccia né quando pieghi, quindi nessuna ottimizzazione, devo dire non ci sono particolari vantaggi a utilizzarla su un pieghevole al momento. Lo stesso si potrebbe dire di CanScanner per andare a eventualmente a scansionare i tuoi documenti, non ha particolari ottimizzazioni se non per il fatto che se vai a leggere per esempio un documento puoi comunque poi andare ad utilizzare la funzione extend. Dropbox invece è ottimizzato già per il pieghevole, ti mostra
due diversi tipi di interfacce rotandolo, c'è poi la possibilità di utilizzare e di sfruttare meglio la tastiera sotto, ma soprattutto Dropbox lo puoi utilizzare in modalità multifinestra, quindi eventualmente vedi lo posso aprire in modalità vista parziale, così, e quindi ho dei vantaggi in questo caso perché posso spostare direttamente dei file da e verso Dropbox. Ci sono poi un paio di app che non sono ottimizzate per il pieghevole ma che danno il meglio sul display più grande. Uno è Google Earth, che è davvero un piacere da utilizzare con il device aperto, e un altro è Amazon Kindle, perché pur se questo qui non è ottimizzato, però il formato stesso quasi quadrato, il fatto che è leggero, ti danno sicuramente un vantaggio perché c'è più testo, il testo è più grande e poi se vuoi puoi, ecco, metterlo così se ti sei stancato di mantenerlo e continuare a leggere, come pure se proprio, ecco, puoi utilizzare questo tipo di stand qui e liberare le mani se ti sei stancato e continuare quindi la lettura semplicemente, vedi, con uno sfioramento piccolo 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 così. Buona l'ottimizzazione anche di Teams, parlando di smart working ma anche di scuola a distanza, molto bene ottimizzato, allo stesso modo di Slack. Già ti ho fatto vedere Slack, non ti faccio vedere anche questo. Zoom invece è anche questo ottimizzato, ma non funziona proprio benissimo sul pieghevole, così come Google Duo. Hangout nessuna ottimizzazione, Todoist sì, quindi hai la doppia visualizzazione verticale e orizzontale e sfrutti il fatto che la tastiera si va a posizionare sotto in modalità flex. Color Note invece non è ottimizzato al massimo, però certo utilizzarlo qui sul display più grande, tra l'altro sul display pieghevole, e anche per il fatto che hai la tastiera sotto e quindi puoi scrivere più facilmente, è meglio rispetto a uno smartphone tradizionale, soprattutto anche per il fattore di forma. Questo fattore di forma quadrato torna utile magari non per vedere i video, però per la produttività a livello proprio di lavoro è sicuramente più comodo. E, la calcolatrice grafica sicuramente funziona meglio, o meglio, secondo me è più comoda da utilizzare sul pieghevole, perché poi tra l'altro guarda, quando la metti in modalità flex hai qui dove puoi andare a scrivere e qui ti mostra direttamente i grafici, quindi cambia anche la visualizzazione, c'è tanto più spazio e la possibilità di andare a vedere le formule, le funzioni che vai a creare e come te le disegna. Quindi sicuramente una calcolatrice grafica, io ho scelto questa per fartela vedere se sei studente o se ti serve per lavoro. AutoCAD non, ovviamente, non è personalizzato, ma utilizzarlo sul questo genere di design è più comodo perché ti permette con la doppia colonna, è quasi come un'interfaccia desktop, di prendere note, di insomma essere anche ingrandire meglio, essere più preciso, hai più strumenti sotto mano, guarda la parte superiore, insomma AutoCAD, vedi, poi tra l'altro cambia un poco la visualizzazione, trae sicuramente vantaggio non solo dal display più grande ma anche dal fatto che è pieghevole, quindi ha questa versatilità. Considerando la particolarità di questo dispositivo pieghevole, Samsung ha dovuto fare delle scelte di compromesso, secondo me. Perché? Guardiamo prima come sono posizionati gli speaker. Abbiamo detto che ce n'è uno in basso a sinistra, l'altro in basso a destra. Questo che significa? Significa che quando voi stai vedendo per esempio un film e vuoi avere il massimo della superficie di visualizzazione, devi ruotare. Ora, se effettui questa rotazione in senso antiorario, i due speaker vengono coperti dalle mani. Quindi, vedi, qui a sinistra e anche a destra. Se invece esegui una rotazione
oraria, in questo modo qui gli speaker vanno in alto e ti assicuro che si sente molto molto meglio. Solo che in questo caso la tua mano va a coprire le camere, praticamente le sporche di date, ok, di impronte. Ed è anche meno comodo mantenerlo perché ci sta questo gruppo qui dietro che dà un po' fastidio. Quindi c'è questo aspetto da considerare. Inoltre, quando metti il dispositivo in modalità flex, hai due possibilità. O lo metti così, ma in questo caso vedi non è stabile perché c'è il gruppo camere, quindi qui non potresti mai scrivere. Oppure devi ruotare e metterlo così. Qui effettivamente è stabile e puoi scrivere, ma stai mettendo sul piano e spingendo poi sopra perché vai a scrivere il display è cover e quindi è assolutamente necessario che questo display venga ben coperto da una pellicola protettiva. Peccato anche per la collocazione del tasto e impronta a metà circa del profilo destro. È una posizione davvero poco favorevole. In realtà sarebbe stato molto più comodo spostare questo tasto più in alto o il gruppo volume tasto e traslarli più sopra. Samsung non ha avuto questa possibilità, qui ci sono le camere e l'ha dovuto posizionare in basso. Qui è scomodo perché quando vai ad aprire, se non stai attento, lo premi. In generale non è una posizione proprio comodissima perché ti costringe a far slittare la mano destra in basso, quindi ad allentare la presa. Posizionarlo, se l'avesse posizionato in alto, sarebbe stato tutto molto più comodo. Tra l'altro questo sensore qui deve essere coperto completamente, non è proprio estremamente preciso e quindi se lo premi poco non va, devi coprirlo bene. Una cosa che ho notato che non funziona proprio sempre benissimo è il riconoscimento facciale. Funziona bene ma non proprio in modo ottimale, soprattutto sulla camera questa qui della cover frontale, del display frontale. A volte, anzi spesso, è accecata dalla luce oppure non sblocca. Mi sarei aspettato un funzionamento sinceramente più fluido. La camera. La prima cosa che voglio dirti è che al di là degli aspetti semplicemente tecnici delle camere, una cosa interessante da notare è che questo formato allungato consente una presa assolutamente salda perché è lungo, quindi dalla mano alle camere c'è molto spazio per la presa che risulta molto salda. Puoi usare anche la seconda mano e a questo punto essere molto stabile nelle tue riprese. Il fatto di avere più di un display consente di fare cose carine con le camere. Una di queste, per esempio, la mia preferita, è questa. Quando stai inquadrando il tuo soggetto, quindi tenendolo aperto e utilizzando il display grande per l'inquadratura che consente quindi di essere anche più precisi, che cosa puoi fare? Poiché il tuo soggetto dall'altro lato guarda il cover display che è posto qui, puoi attivarlo. Attivandolo, che cosa succede? Che viene eseguita un'anteprima di ciò che tu stai inquadrando qui. Quindi non solo lo vedi l'anteprima nel display grande, ma anche in quello piccolo. Quello piccolo è a servizio del soggetto che inquadri, perché in questo modo può andarsi a diciamo sistemare meglio. Tra l'altro poi viene mostrata anche un'anteprima della foto una volta che tu l'hai scattata, esattamente così. Tra l'altro la presenza di questa anteprima qui sul cover display ti consente di utilizzare il Galaxy Z Fold 2 come un dispositivo per il vlog, perché tu ovviamente ti puoi riprendere, ti vedi mentre ti riprendi e quindi ovviamente questo ha dei vantaggi. È chiaro che tenerlo in mano così aperto non è comodo, ma si può utilizzare un supporto in modo tale che ti metti in questa posizione oppure ovviamente lo utilizzi poggiato, perché basta piegarlo un pochettino
continua a funzionare l'anteprima sul cover display e lo utilizzi poggiato, insomma, come se fosse una fotocamera con schermo ribaltabile. Quindi è utile per te se ti riprendi, è utile anche per il soggetto quando lo riprendi, vuoi fotografarlo, perché può aggiustarsi da solo. Altra cosa interessante che consente di fare un pieghevole è questa. Supponiamo che ti vuoi fare un selfie, quindi tenendolo chiuso, perché diciamo, poiché le due fotocamere interna e esterna frontali sono uguali, tanto vale utilizzare quella qui da chiuso, vai a attivare la fotocamera frontale. A questo punto però hai certamente la possibilità di scattare il selfie con la camera frontale, ma hai anche la possibilità con il Galaxy Z Fold 2 di attivare la fotocamera posteriore, aprirlo così, e a questo punto guarda cosa succede. Hai qui l'anteprima delle fotocamere che ti riprendono e puoi utilizzare le fotocamere posteriori per scattarti un selfie. Tra l'altro, guarda, ti vedi anche inquadrato, quindi chiaramente è un grosso vantaggio. Per scattare poi la camera puoi sicuramente ricorrere al touch qui in basso, ma puoi anche semplicemente fare il segno, ecco, della mano, in modo tale che parte il timer scatto. Ti consente di gestire meglio i scatti, inquadratura, la possibilità di mantenersi in piedi da solo, quindi essere utilizzato come stand. Quindi sicuramente per l'utilizzo semplicemente reparto camere, al di là del discorso pixelaggio, ma ha una marcia in più, perché poter utilizzare per esempio le camere posteriori per riprenderti o farti un selfie è un enorme vantaggio, perché queste qui sono generalmente più performanti, quindi per esempio in situazioni di scarsa illuminazione fanno molto meglio. Tra l'altro puoi utilizzare il flash se vuoi, quindi buono da questo punto di vista. Questa è la visibilità del display in pieno sole, è già buona al 50% della luminosità. Ho disattivato la luminosità adattativa. Se aumentiamo e andiamo fino al massimo, il risultato è questo. Le impronte si vedono tanto, davvero tanto, perché è sulla plastica, ma il display è molto luminoso, quindi non c'è nessun problema di visibilità, anche, guarda, in pieno sole. L'utilizzo in auto è davvero tanto piacevole. Su questo display grandi hai tantissime informazioni, vedi molto bene gli incroci e devi ovviamente trovare il modo di assicurarlo però in modo saldo. Non si chiude da solo anche se lo stringi in supporto a morsetta, come questo qui che ti sto mostrando. Io ho utilizzato uno per tablet da 7 pollici con una grande ventosa snodabile e naturalmente con una morsa assicurata da del pad morbido. Andiamo a vedere un po' quello che è il menu delle camere, quello classico di Samsung, quindi in basso la possibilità di selezionare la modalità, scatto singolo, fotografia, video, in alto hai la modalità Pro e qui puoi andare a regolare tantissime cose, l'abbiamo già vista altrove. Tra l'altro recentemente Samsung ha anche aggiunto in Video Pro, che qui è disponibile, eccola qui, di andare a scegliere il microfono con cui andare a eseguire la registrazione. Il microfono frontale o posteriore, infatti ho quello omnidirezionale, vedi qui è presente questa impostazione. Puoi utilizzare un microfono USB, Bluetooth, eccetera. Hai poi la possibilità di scattare fuoco live, video fuoco live, cibo, panorama, super slow motion, rallentatore e hyperlapse. Per quanto riguarda le impostazioni della camera, qui abbiamo dimensioni video posteriore, abbiamo detto fino a un massimo di Ultra HD 3840 x 2160 60 fps,
questo però in modalità 16 noni. Invece se utilizzi il formato intero si abbassa a 2000x720 30 fps, 1 a 1 in Full HD 1440x1440 30 fps. La fotocamera posteriore, la fotocamera anteriore ha comunque il massimo della risoluzione sempre 60 fps, quindi Ultra HD 4K, anche 30 fps, 60 fps e anche in Full HD. E si abbassa la risoluzione e i frame per secondo se scegli intero o 1 a 1 come formato. Puoi inoltre andare a scegliere come devi andare a registrare in modalità Video Pro. Mi piace questo fatto che puoi andare a ulteriormente distinguere tra il video normale e il video pro, quindi è molto ben personalizzabile. Hai inoltre la possibilità di attivare il monitoraggio della messa a fuoco, cioè mantiene la fotocamera a fuoco sul soggetto anche quando questo si muove, foto come in anteprima, la griglia e le cose solite che si trovano nell'app camera di Samsung. La foto hai immediatamente la possibilità di andare a ottimizzare la scena qui e naturalmente fare lo switch delle camere, quindi tra ultra wide, wide e tele massimo 2x, ottico, altrimenti poi digitale. Un pieghevole offre diversi vantaggi quando lo utilizzi proprio con la camera. Già ti ho fatto vedere il fatto di poter fare un selfie semplicemente, ok, attivando questo genere di visualizzazione e di consentire al soggetto che stai inquadrando di vedere un'anteprima. In questo caso devi andare ad aprire e attivare qui l'anteprima del soggetto. Te lo faccio rivedere qui che magari all'esterno non si vedeva. Ecco. Ma hai in generale un vantaggio anche quando utilizzi per esempio la camera normalmente perché puoi utilizzare fruire della funzione stand. Per esempio qui io posso semplicemente poggiarlo, si tiene in piedi da solo e quindi posso avere uno scatto in generale migliore di notte per esempio, ok? Posso poggiarlo così, posso ovviamente poggiarlo in modalità flex così e qui mi dà un ulteriore vantaggio perché in modalità flex la parte di sotto si trasforma in diciamo, in un centro di controllo, quindi hai la possibilità di scattare. Qui puoi andare a vedere gli ultimi 5 scatti che hai realizzato e passare subito per esempio alla riproduzione. Anche quando riproduci video vedi qui hai i controlli nella parte sotto e anche quando poi eventualmente li vai a modificare, quindi con il eventualmente video editing hai comunque il vantaggio, vedi, di poter operare in modo più comodo perché i comandi si dispongono in maniera più opportuna, diciamo, ok? C'è più spazio. Quindi scarta qui, torniamo indietro, quindi la modalità flex ti consente appunto, quindi poi posso andare a cambiare, se per esempio voglio fare uno scatto dal basso qui, posso farlo tranquillamente, metto così e scatto da sotto e ho subito l'anteprima qui che posso andare a ingrandire. Tra l'altro guarda i gesti posso anche darli direttamente sotto senza dover necessariamente toccare la foto e spostare da sotto. Quindi ci sono vari modi di utilizzare diciamo, la modalità flex. Guarda, questa qui è la modalità flex in verticale che dà comunque dei vantaggi perché io posso andare a seguire qui quello che sto fotografando.
La camera poi ovviamente sfrutta l'app Continuity. Se vado a chiudere mi va a fare lo switch automaticamente a, a questo schermo qui piccolino, ok? E posso continuare a scattare. Se voglio apro e vado direttamente in modalità flex perché riconosce, vedi, come pure posso richiudere e andare in modalità tendina, cioè esattamente così. Se devo scattare dal basso verso l'alto, qualcosa del genere. Insomma, tanta versatilità. Secondo me le camere sul Galaxy Z Fold 2 sono assolutamente dignitose. Certo, no, non sono il top del top. Oggi un po' di pixel in più avrebbero fatto piacere. Sicuramente un autofocus leggermente più preciso, magari con un sensore TOF o addirittura laser, però il sistema autofocus dual pixel tutto sommato se la cava. E poi un po' più di zoom ottico perché 2x è un po' pochino. Nel complesso però funzionano bene i 12 megapixel nell'oscurità, soprattutto si comportano secondo me molto bene. Ti faccio vedere qui una serie di confronti tra degli scatti che ho fatto con lo Z Fold 2 e degli scatti che ho realizzato invece con il Samsung Galaxy S20 Ultra. Il software camera Samsung è uno dei miei preferiti, quindi è molto completo, diciamo, è stato corredato ultimamente con delle altre aggiunte per quanto riguarda modalità di scatto più professionale, tra virgolette, e inoltre l'esperienza di utilizzare le 5 camere usando le varie modalità d'uso è comunque qualcosa che altri smartphone non riescono a dare. Serve, non serve, dipende sempre dai casi. Questo qui però ti consente di fare dei vlog tranquillamente ed è più completo dal punto di vista della flessibilità d'uso. L'unica cosa che non mi ha convinto è questo sistema di inquadratura automatica perché non fa altro che andare a utilizzare la camera ultra wide e poi fare dei crop di inquadratura in prossimità dei soggetti. Sicuramente è corredato da un software di intelligenza artificiale che deve riconoscere quelli che sono i soggetti inquadrati, però tutto sommato non mi sembra granché, funziona benino, riesce comunque a tenerti a fuoco un po' il soggetto e praticamente ti va a risistemare il quadro, ma non mi convince proprio del tutto per come funziona. A volte è lento, è poco reattivo, a volte non inquadra proprio alla perfezione. Posso inoltre passare dall'interfaccia a schermo intero quando è aperto il device a quella splittata, dove qui ho la possibilità di andare a vedere gli ultimi scatti. Questa qui è ancora diversa da quella flex che si attiva piegandolo. Inoltre, quando vado ad attivare la preview sullo schermo posteriore, questo qui, sarebbe stato ancora più comodo se qui io avevo la possibilità di interagire, per esempio per eseguire uno scatto, cambiare qualche impostazione. Quindi io mi sto inquadrando con le fotocamere posteriori, ma ho la preview frontale, quindi posso parlare, posso insomma aggiustare l'inquadratura, ma non posso interagire qui, devo farlo necessariamente dietro. Sarebbe stato molto più comodo se per esempio qui a destra e a sinistra comparivano anche dei controlli. Se vai nelle impostazioni dell'Always On Display, puoi andare a scegliere mostra sempre e poi ruota schermo in orizzontale. Questo perché? Che poi hai la possibilità di utilizzare il device
sfruttando il fatto che si mantiene da solo in verticale, come sveglia da scrivania. Praticamente lo chiudi, dopodiché lo apri poco e quello si mantiene in piedi, poco e lo metti, ecco qui. E infatti vedi ti compare l'indicazione dell'orario con le ultime notifiche e le mail direttamente sul display. Sufficiente aprirlo di una quindicina di gradi. Andiamo a vedere a che cosa possiamo collegarlo il Galaxy Z Fold 2. Il collegamento più banale possibile è utilizzando questo adattatore OTG Samsung, dal momento che supporta pienamente la funzione della OTG. A questo punto prendi una tastiera normale, una tastiera USB, e la vai a collegare. È in grado ovviamente di andarla ad alimentare, infatti vedi si è accesa la lucina. A questo punto ti basta avviare un programma di scrittura e puoi andare a scrivere tranquillamente, andare a capo, eccetera eccetera. Ma come già ti ho fatto vedere altre volte, puoi benissimo andare ad utilizzare un hub come questo USB, colleghi qui, colleghi la tastiera. A questo hub ho anche collegato un mouse e a questo punto avrai anche la possibilità di utilizzare il mouse direttamente sul tuo Galaxy Z Fold 2, che diventa un piccolo monitor portatile. Ovviamente questo collegamento USB è solo per farti una prova, è chiaro che qui vale la pena utilizzare dispositivi wireless Bluetooth. Collegamento poi via cavo HDMI, è un collegamento tramite la porta USB 3.1, ti serve un semplice adattatore da USB-C a HDMI e questo è il collegamento di più alta qualità audio-video che puoi stabilire con un monitor esterno. Quello che fa automaticamente il Galaxy Z Fold 2 è di avviare un collegamento DeX con interfaccia DeX, quindi vai su avvio e parte automaticamente. A questo punto qui lo puoi utilizzare, diciamo, o a parte, quindi diventa praticamente, vedi, un secondo monitor. Tu puoi continuare tranquillamente a utilizzarlo, lì invece c'è l'interfaccia DeX e che puoi andare a utilizzare tramite eventualmente un mouse o una tastiera da collegare direttamente allo Z Fold 2, oppure puoi utilizzare Z Fold 2 diciamo come touchpad, quindi a questo punto lo utilizzi semplicemente come touchpad per il controllo, che diventa poi anche una tastiera nel momento in cui hai necessità di andare a digitare sul DeX. Quindi portando con te un semplice adattatore e un cavetto HDMI hai accesso all'interfaccia DeX sul grande schermo ovunque ti trovi. Eventualmente non vuoi portarti nemmeno il cavo, hai la possibilità di stabilire questo collegamento via wireless sul protocollo Miracast o con un Chromecast e questo però è quello di più alta qualità se vuoi vedere audio e video, perché per quanto riguarda il video qui arrivi a 4K 60 fps. Utilizzando un adattatore wireless Mirascreen o Chromecast, questo collegamento lo puoi fare wireless. In questo momento dietro a questo TV sulla porta HDMI ho inserito questo genere di adattatore, se ne trovano di diversi tipi. Non devo fare altro che andare qui, menu a tendina, poi DeX, a questo punto fa la ricerca di dispositivi Mirascreen vicini, lo vai a selezionare, fai avvia ora, impiega qualche secondo in più rispetto al collegamento cablato, ma funziona tranquillamente e ovviamente c'è la comodità del collegamento wireless che però non avviene alla stessa qualità, alla stessa risoluzione del collegamento cablato. Ecco qui, parte DeX, tra l'altro c'è sempre un po' di lag tra il comando e quello che poi visualizzi lì sul display, ma è minimo, chiaramente non è un collegamento per giocare. Altro possibile collegamento è quello a un PC Windows, sempre wireless purché connessi con la stessa rete wireless.
avvii l'app Il tuo telefono su Windows e segui una serie di passaggi per il collegamento al Galaxy Z Fold 2. Qui hai la possibilità di leggere le notifiche, di leggere i messaggi e di rispondere, di accedere per esempio ai contenuti del telefono. Per esempio qui andiamo ad aprire l'archivio, ecco, si sta andando a collegare, si è collegato e siamo in archivio adesso. Questo è l'archivio del telefono dove per esempio puoi andare a visualizzare le foto, puoi trasferire queste foto direttamente sul PC, quindi è estremamente comodo e puoi anche per esempio andare a lanciare alcune app e utilizzarle direttamente dal PC Windows, come ti sto facendo vedere adesso. Vedi, qua stiamo utilizzando Acrobat Reader, ma direttamente sullo Fold 2 per esempio possiamo andare ad avviare la camera e vedi funziona regolarmente. Quindi diciamo quelle che sono le app sullo smartphone vengono poi direttamente riprodotte sul PC Windows. Ed è una modalità molto comoda per esempio per utilizzare la tastiera e il mouse che tu normalmente utilizzi con Windows per aggiungere contenuti allo smartphone. Se per esempio vuoi aggiungere delle note, così lo fai subito, perché in questo modo tu utilizzi direttamente la tastiera del PC. Forse questa è una delle migliori modalità per aumentare la produttività del tuo Samsung Galaxy Z Fold 2 collegandola direttamente al computer. Ti ho fatto sentire questo confronto tra gli speaker del Galaxy Z Fold 2, l'S20 Ultra e l'iPad Air 10.2. Devo dire, apprezzo molto come rendono questi due speaker dello Z Fold 2, anche per il volume, quindi la potenza, ma soprattutto per la qualità della riproduzione e specie per dei bassi che, a differenza della maggior parte degli smartphone, sono presenti, si avvertono, direi addirittura sono piacevoli, chiaramente senza aspettarsi chissà cosa da uno speaker comunque di un dispositivo mobile. Quindi rispetto al Galaxy S20 Ultra assolutamente meglio. Invece il confronto con un tablet, nello specifico però l'iPad Air 10.2, qui abbiamo degli speaker più grandi, danno più volume, più potenza e in generale il suono ha più presenza, più spessore. Da un punto di vista qualitativo poi, insomma, a me sembrano però sullo stesso livello, quindi ottimo lavoro degli speaker che, non dico, ma la maggior parte dei casi secondo me potrebbero rendere superflui degli speaker esterni o eventualmente delle cuffie, se puoi riprodurre nell'ambiente in cui ti trovi. Sul piano della sicurezza puoi sempre andare a impostare un'area personale e che puoi accedere ai certificati
che sono installati nella ROM, quindi i certificati di sicurezza, eventualmente andarli a insomma rivedere, cancellare o altro. Quindi vedi i certificati di sicurezza in altre impostazioni di sicurezza, come pure cancella credenziali. Cosa non mi è piaciuto del Samsung Galaxy Z Fold 2? Sempre considerando ed essendo buoni, perché è un tipo di device nuovo che propone tante sfide in fase di realizzazione. La prima cosa è certamente la piega al centro del display. Capisco bene che è un limite oggi, ma a me non piace né da vedere né da toccare. La seconda cosa è la posizione del sensore di impronte, del pulsante, e sta troppo al centro. Quando vai ad aprirlo rischi sempre di premerlo e sarebbe stato più comodo averlo in alto. Capisco che qui in alto non poteva salire più di tanto perché ci sono le camere, però insomma questo è un limite, mi rendo conto. Io l'avrei preferito più in alto. Il design della camera Infinity O sul display principale. Questa camera, così come è collocata, va a interrompere, a spezzare il video proprio nella visualizzazione migliore, che è quella orizzontale invece di verticale. Avrei preferito una camera con design sempre Infinity o eventualmente Infinity U, ma posta per esempio su un angolino o comunque più spostata verso il basso invece che di stare proprio al centro, così almeno in visualizzazione orizzontale non avevi interruzioni nella visualizzazione e anche nei giochi sarebbe stata meno visibile. Il riconoscimento facciale, soprattutto della camera esterna, è assolutamente da migliorare. Non lo trovo particolarmente preciso. Spesso, soprattutto se c'è un po' di angolo, non lo metti perfettamente diritto, non ti riconosce. Non mi piace che debba necessariamente conservare la pellicola PET. Toccare la plastica non è come toccare il vetro. Capisco sempre che questo è un limite oggi, che è un limite strettamente tecnologico, non per una disattenzione di Samsung, però è una cosa che non mi piace che la pellicola poi col tempo comincia a rovinarsi, si riempie di graffi e io debba recarmi insomma, in un centro di assistenza Samsung per farmela cambiare. È noioso. Non mi piace la vibrazione che si genera lungo tutto il dispositivo quando è chiuso e appunto sta vibrando. Questo probabilmente anche qui c'è un limite legato alla tecnologia perché sono due pezzi e quando il motorino vibra queste vibrazioni si amplificano, però fa un rumore strano, te lo faccio sentire. Hai sentito? È troppo rumoroso. Se metti la vibrazione, vuoi che il dispositivo vibri sì, ma in silenzio. Qui fa un po' troppo rumore. Se sei in riunione o altrove, ma vuoi che lo smartphone se ne stia quieto, sei costretto a disattivare anche la vibrazione per impedire che avvenga questo che ti ho appena mostrato. L'ultima cosa che non mi è piaciuta è la ridotta compatibilità con la modalità Flex. Le app che sono super ottimizzate per la modalità Flex danno davvero un'esperienza super. Quelle che sono ottimizzate a metà danno comunque un'esperienza diciamo migliore sul pieghevole perché ti danno un'interfaccia più ricca, più completa, più facile da consultare. Quelle che invece non sono ottimizzate ed è la maggior parte delle app non danno particolari vantaggi. Quindi hai tutto lo svantaggio di avere
un dispositivo più grande, più delicato, più pesante, con però poi pochi o nessun vantaggio per quanto riguarda l'utilizzo delle app, no? Che è la cosa fondamentale. Quindi sicuramente non mi è piaciuta la ridotta compatibilità software con le app che c'è oggi. Ci sono tante app, quelle che ti ho mostrato, ma tante altre non danno diciamo nessun effettivo vantaggio ad essere utilizzate su questo tipo di dispositivo. Questo invece è il mio elenco di desiderata, cioè ciò che mi piacerebbe per il futuro. Considera una specie di letterina a Babbo Natale. E appunto siamo in ottobre, dobbiamo cominciare a pensarci. La prima è ridurre la piega. Il display grande interno è molto bello, ma la piega degrada l'esperienza utente. Quindi capisco che è effettivamente un limite tecnologico, magari la tecnologia stessa dei materiali oggi non può ridurla, praticamente annullarla, farla scomparire, ma almeno ridurne lo spessore. Quindi una delle prime cose è ridurre la piega del display. Ridurre peso e spessore, naturalmente, questo penso che sarà naturale e avverrà col tempo, come pure non ho inserito ridurre il prezzo perché sono sicuro che col tempo tenderà automaticamente a calare perché la tecnologia diventerà anche più economica e i processi produttivi anche. Aggiungere la S Pen. Oggi mi sembra di aver capito che non sarebbe possibile a causa del display, per come è realizzato, c'è molta plastica, la S Pen non funzionerebbe bene. Ma immagina però di poter avere una S Pen su un dispositivo del genere, potresti fare davvero tante cose. Sarebbe l'ideale, intendo così come è presente sui Galaxy Note. Migliorare il software. In queste 3 settimane di utilizzo ho visto che c'è una differenza enorme nell'utilizzo delle app. Tra app che sono ottimizzate e app che non lo sono. Un design del software fatto ad hoc per questo genere di dispositivo è fondamentale per stravolgere l'esperienza d'uso con un dispositivo mobile. Per cui mi auguro che ci saranno sempre più app ottimizzate e, perché no, anche una versione di Android ottimizzate per pieghevoli, perché al momento si parte da un Android di base che non prevede l'utilizzo di dispositivi pieghevoli e Samsung ha dovuto costruirci sopra. Okay. L'impermeabilità. Va bene che probabilmente non ci andremo mai al mare con un dispositivo del genere, poi mai dire mai, chissà. Però gli incidenti capitano nella maggior parte dei casi in casa e appunto perché un minimo di impermeabilità. È chiaro che la cerniera non la puoi chiudere, altrimenti non si piega più il dispositivo, però ci si può almeno provare a inserirne un minimo. Migliorare la camera. Personalmente mi basterebbe uno zoom ottico 5x invece di 2x. Non sono uno che corre dietro ai megapixel, per cui non avrei tante altre richieste. E per finire, nella lista dei desiderati per Babbo Natale, più concorrenza. Perché più concorrenza? Perché ad oggi sul mercato solo Samsung ha un dispositivo pieghevole di questa qualità e con queste prestazioni. In futuro spero che più aziende, diciamo che possono effettivamente competere per dimensione con Samsung, entreranno in questo settore perché ne trarremo tutti noi utenti vantaggio, ma secondo me avrà dei vantaggi anche la Samsung stessa. Uno perché sei più stimolato dalla concorrenza e due perché più aziende entrano, più è probabile che il dispositivo poi si diffonde e diventa più popolare, quindi diciamo, ecco, sei anche tu da un punto di vista di mercato più propensa a produrlo e non come ora che invece è un dispositivo di ultra nicchia, potremmo definirlo. Siamo arrivati alle conclusioni e tu dirai finalmente, il Galaxy Z Fold 2 5G mi è piaciuto?
Sì, mi è piaciuto tanto, mi è piaciuta la qualità costruttiva in generale, soprattutto della cerniera, che davvero spero possa durare 200.000 aperture e chiusure, così come dice Samsung. Mi è piaciuto il display principale, è davvero spettacolare. In particolare ho apprezzato la nuova esperienza utente che fornisce la modalità Flex e la grande versatilità del dispositivo, la possibilità di utilizzarlo per riprenderti, per farti selfie con le camere posteriori, per scrivere su una tastiera molto grande, insomma la grande versatilità che ti consente di utilizzare il dispositivo in modi a cui non si è normalmente abituati e che non sono possibili con uno smartphone tradizionale. Eh, per chi è un dispositivo del genere, cioè io oggi lo consiglio a qualcuno? La risposta è no, oggi non lo consiglio. Perché? Perché trovo che la tecnologia del display pieghevole non sia matura e in generale non è maturo questo genere di device, anche dal punto di vista software, ma il software diciamo è secondario perché puoi aggiornarlo. L'hardware invece no, lo aggiorni solo con una nuova versione. E se consideri quanto costa oggi, quanto lo paghi, anche se hai per carità il budget per acquistarlo, però se consideri quanto lo paghi e che già dalla versione 1.01 alla versione 2 c'è stato un enorme salto in termini di qualità realizzativa prima di tutto e in termini anche proprio di esperienza, direi, perché l'esperienza che ti può dare il cover screen qui non te la dà il Galaxy Z Fold con quel grande notch per dire, ma soprattutto in termini anche di qualità costruttiva che è importante in un pieghevole perché si possono rompere facilmente. Ok, quindi è una bella noia in quel caso. Per cui tu acquistalo pure oggi, ma fra 6, 7, 8, 9 mesi uscirà sicuramente un 3 che è probabile proprio perché la tecnologia è evidente, non è matura, avrà dei grossi miglioramenti rispetto a questi, che comunque ha ancora delle limitazioni. La più grande è la fragilità del display. Il fatto che tu non puoi andare a rimuovere la protezione in plastica perché rischi di rompere il vetro. Rischi, non è certo, ma già il fatto che tu non puoi rimuovere una protezione in plastica su un dispositivo di 2000 euro ti fa capire che la tecnologia non è matura. Per questo motivo io non lo consiglio. Spero in realtà che lo acquisteranno perché se non lo acquistano poi Samsung non sarà magari motivata ad andare avanti, soprattutto se non entreranno poi dei concorrenti reali sul mercato. Che cosa ne penso invece in generale sui pieghevoli per il futuro? Cioè esattamente, secondo me avranno seguito o è una moda momentanea? Io penso che un dispositivo del genere rispetto ad uno smartphone tradizionale offre un'esperienza di utilizzo superiore quasi per ognuna di quelle attività a cui ho chiesto anche ai ragazzi quando abbiamo fatto le interviste, no? Cioè per il gioco, per esempio, il pieghevole sicuramente con il suo display più grande, degli speaker più coinvolgenti, ti dà un'esperienza superiore. Anche per scrivere email, perché ti consente tutte le tastiere, un modo di interagire migliore. Per la videochiamata la stessa cosa. Insomma, nella maggior parte dei casi, visione di film, eccetera, ti offre un'esperienza d'uso superiore ad uno smartphone tradizionale. Ma c'è una cosa che il pieghevole oggi non fa bene quanto uno smartphone classico, cioè è un dispositivo meno portatile, cioè è un mobile device meno mobile rispetto
allo smartphone classico, perché è più pesante, perché è più fragile, perché è più spesso e anche, se vuoi, perché non è impermeabile. E questa, che potrebbe sembrare solo una cosa, in realtà fa una differenza enorme, perché chiunque di noi si aspetta da uno smartphone, perché ci si è abituati, che sia un dispositivo ottimo da utilizzare quando si è in mobilità, mobile device appunto, no? E gli smartphone appunto si sono evoluti proprio per essere più resistenti e anche impermeabili e vabbè, sempre consentendoti di fare più cose, aumentando la dimensione del display quando sei in mobilità. Ma questo dispositivo qui è sicuramente meno pratico da utilizzare quando vai in giro. In generale, anche se lo usi chiuso perché è più pesante, è sempre perché c'è la paura che se cade si rompe e ovviamente tu più lo utilizzi mentre sei in strada, mentre ti muovi, mentre sei con gli amici, eccetera, eccetera, più è probabile che possa cadere. Voglio dire, se io devo acquistare un pieghevole e poi essere limitato ad utilizzarlo a casa o in ufficio, dove comunque io ho alternative, magari anche più valide, posso usare un tablet grande, un desktop PC o un notebook, e allora non ci siamo. Per questo la caratteristica di essere meno adatto oggi alla mobilità fa un'enorme differenza e rende questo genere di dispositivo qui certamente meno adatto ai giovanissimi e più adatto a persone, diciamo, giovani o meno giovani che comunque danno meno importanza all'aspetto di dispositivo da utilizzare, pratico, leggero, da utilizzare sempre quando si è fuori e che sia anche resistente, ti possa cadere senza troppe preoccupazioni. Ma nel momento in cui questo gap sarà superato, cioè il pieghevole avrà raggiunto la stessa resistenza, le stesse dimensioni a livello di spessore più o meno, perché chiaramente un pieghevole sarà sempre un po' più spesso, ma più o meno avrà un peso paragonabile, non sarà così spesso e avrà superato dei limiti tecnici che lo rendono meno portatile, allora chiaramente insomma ci sarà più l'imbarazzo della scelta rispetto a oggi, se orientarsi verso l'uno o verso l'altro. Oggi resta un dispositivo non maturo che secondo Samsung è indicato per le persone che ti mostro qui, ovvero secondo la loro definizione a chi vuole il massimo. In realtà non è vero che questo ti dà sempre il massimo, perché ci sono diverse condizioni d'uso, alcune te le ho descritte qui, che è assolutamente scomodo da utilizzare o addirittura inappropriato. Ma lo Z Fold 2 apre le porte, considerando come è stato realizzato e il salto quantico rispetto alla versione precedente, per una nuova generazione di dispositivi che probabilmente vedremo e utilizzeremo in futuro, i pieghevoli. Io ti ringrazio per aver visto questo video. Se hai delle ulteriori domande su questo dispositivo, sei come al solito il benvenuto nei commenti. A presto e grazie.